Hello, everyone. Yeah, I hope you all can take a seat and welcome everybody to today's panel discussion. So I'm Aya Elazari. I represent EPE. We are a European association for the RAC HP sector. I will be wearing two hats today. So first, I will be a moderator for today's session, and then I'll be providing a presentation at the end. I would like to first maybe thank Centro Studio Galileo and the Associazione Tecnici del Fredito. Sorry, I don't speak Italian. For the opportunity today. And yeah, maybe I give the floor to first Marco for the opening remarks. Thank you very much, everyone. I will speak in English, so it will be easier for everyone my introduction. Thanks, everyone, to be here. The speakers, the panelists. I would like to thank the Italian Minister of Environment for being online, Accredia, or our partners, panelists, the association, Eurovent, EPE, HRI, IIR, the moderator. So thank you, Aya, for being moderator for us today. We are here all together, friends, colleagues, all together working for a very important scope, which is, in my opinion, the most important moment in our sector. We are going in a transition. We're having a transition which has been never before. We are going from new technologies, so old technology to new technologies. We are moving to new refrigerants. We are going to have new challenges, and we can do it together. The industry, the technicians, the associations, the institutions, national, international institutions, associations, as I said already, because European, American, all together, because we have the same challenges and similar solution. Okay, local solution with global problems. So, I thank you, and was brief my presentation because I want to give the floor to everyone. And I thanks Domenico Bello. Ciao Domenico, buongiorno Domenico Belli del Ministero Italiano dell'Ambiente. I leave to Aya for presenting the first speaker, Domenico Belli. So un minuto, Domenico, ti presentano. Thanks, Marco. Yeah, maybe before I give the floor to Domenico, I would like to... Sì, grazie, mi riuscite a sentire? Sì, yeah. Molto bene. Adesso ti presenta il moderatore. Grazie, ti sentiamo bene, Domenico. Sorry. Yeah, maybe just to give a bit how today's session is going to go. So we're going to have a few presentations, so maybe one or two at the same time, and then following that we're going to have a short Q&A session. That way we can gather maybe a few more questions instead of doing it one presentation at a time. So yeah. Today, the first presenter that we have today is Domenico Belli. He's representing the Ministry of Environment and Energy Security from the Italian Ministry, and he will give us a presentation on the next steps concerning the new Italian F-gas decree. So, Domenico, the floor is yours. Grazie Domenico, sì, puoi iniziare, ti sentiamo tutti bene, penso che tu vedi anche il nostro pubblico. Sì, assolutamente. Grazie, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui, insomma, quando è possibile noi siamo sempre disponibili a un confronto su materie così importanti sulle quali il Ministero dell'Ambiente, come sapete, è fortemente impegnato. Come diceva il dottor Buoni, siamo in una fase estremamente importante per il settore della refrigerazione. E il regolamento 573 inizia a dispiegare in maniera compiuta tutte le sue prescrizioni. Sappiamo bene che dal 1° gennaio di quest'anno e via via nei prossimi mesi molti dei divieti di cui all'allegato 4 del regolamento troveranno la loro piena applicazione, quindi questo sta comportando una inevitabile fase di transizione e di passaggio tra il vecchio e il nuovo, con l'obiettivo generale che domina un po' tutte le nostre scelte e condotte di abbandonare progressivamente e rapidamente, aggiungo io, i gas attualmente utilizzati, responsabili in maniera importante dei cambiamenti climatici. Quindi la scelta dell'Unione Europea è stata molto chiara e siamo come autorità nazionale impegnati fortemente per l'applicazione di questo regolamento. Dicevo, fase di transizione che si sta
come dire, realizzando e compiendo attraverso, da parte nostra, l'adozione di tutti quegli strumenti normativi che sono necessari per consentire una corretta implementazione del regolamento 573 sul territorio nazionale. Come forse molti di voi sapranno, magari perché sono operatori del settore, proprio in queste settimane, anzi ormai da diversi mesi, abbiamo iniziato la consultazione con gli operatori del settore, dapprima su quelli che sono i fondamentali schemi di accreditamento, certificazione e formazione, e poi da qualche settimana a questo la consultazione pubblica sullo schema del nuovo DPR 146, che appunto andrà a sostituire l'attuale testo del 146 con l'obiettivo di aggiornarlo appunto a quelle che sono le novità introdotte dal 573. È un percorso, un processo niente affatto semplice, siamo una realtà, quella nazionale, molto complessa, molto variegata, gli interessi in gioco sono tanti, a noi il difficile ma insomma importante compito di trovare una sintesi tra quelle che sono le rispettive esigenze e tutte legittime ovviamente dei tanti operatori del settore, delle decine di migliaia di operatori del settore. E quindi insomma, ci stiamo prendendo tutti il tempo giusto per arrivare a una sintesi, a trovare delle soluzioni che possono essere effettivamente costruttive, che permettono appunto a tutti di operare e di lavorare nel rispetto delle norme vigenti, in totale sicurezza anche ovviamente, sia per chi installa per esempio, sia per chi fruisce e acquista queste tecnologie. Con un occhio ovviamente anche a quelli che sono i costi, perché non ci dobbiamo dimenticare che sia chi opera sia chi acquista questo tipo di tecnologie lo deve fare insomma nel rispetto anche delle proprie capacità economiche. Quindi questo è diciamo, il complesso, o meglio l'ambito nel quale il Ministero sta operando per attuare una sintesi appunto degli interessi degli operatori del settore, per arrivare a una bozza di schemi e quindi poi una bozza di DPR che sia condivisa e che consenta la piena attuazione degli obiettivi del regolamento. A valle di questo processo, che noi auspichiamo poter concludere alla fine del 2026, entro quindi quest'anno in corso, arriveremo poi alla modifica del decreto 163, che è il decreto appunto sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Ovviamente non facciamo solo questo, noi in questi anni, cioè da quando è entrato in vigore il regolamento 573, oramai 2 anni, veramente siamo allo scadere del secondo anno, abbiamo dovuto affrontare tutta una serie di, insomma, di incombenze, di necessità. Cito per esempio le richieste di deroga presentate dal mondo dell'industria del gelato. Negli ultimi mesi il tema delle pompe di calore, che insomma lì alla mostra è un settore molto importante, molto caldo, sul quale l'Italia ha una leadership insomma, da un punto di vista tecnologico e commerciale importante. Ecco, quindi stiamo affrontando e affrontiamo costantemente e quotidianamente con gli operatori del settore le varie difficoltà legate all'implementazione delle prescrizioni del regolamento sul territorio nazionale, che poi è quello che appunto serve, nel senso un conto è la norma, un conto è operare sul campo. Quindi quotidianamente, dicevo, ci confrontiamo con le varie esigenze, per esempio i limiti all'esportazione, per poi, come dire, aprire una piccola parentesi su quello che sono i crescenti traffici illegali con i quali purtroppo il mondo della refrigerazione si confronta, e devo dire che come Ministero ci siamo attrezzati abbastanza bene, nel senso che oramai qualche risultato lo abbiamo portato a casa, abbiamo istituito un tavolo permanente di coordinamento sui controlli tra il Ministero, le dogane, i carabinieri del NOE e del NIPAF, che ha conseguito notevoli risultati. Ogni anno facciamo una campagna controlli, vi preannuncio che quest'anno anche ad aprile partirà una nuova campagna controlli che oramai vede negli ultimi 3 anni il Ministero realizzare assieme al NIPAF. Quest'anno, insomma, ogni anno ci indirizziamo in un settore specifico, non posso dirvi in quale settore quest'anno ci indirizzeremo, ma insomma è un settore importante della refrigerazione, sul quale vogliamo accendere un faro, perché siamo consapevoli che appunto purtroppo il traffico illecito, come ci hanno raccontato anche gli straordinari risultati ottenuti per esempio negli ultimi 6 mesi, con decine di tonnellate di gas refrigerante sequestrato da parte della Guardia di Finanza
delle dogane e dei carabinieri, ecco, ci hanno dimostrato che appunto è una realtà importante quella dei traffici illeciti che nuoce in primis alle imprese che operano legalmente e che investono molte risorse in questo settore, i cittadini e le imprese che purtroppo vanno spesso incontro a gas non conformi a quello dichiarato, che può comportare dei problemi o anche delle situazioni di pericolosità. Quindi siamo su questo, voglio rassicurare, fortemente impegnati e qualche risultato si vede e ovviamente in tutto questo chiudo dicendo che, come abbiamo sempre dimostrato in questi mesi, in questi anni, come autorità siamo sempre molto disponibili a confrontarci con tutti quelli che sono gli operatori del settore e ad affrontare assieme le tante problematiche che affrontate ogni giorno rispetto a una disciplina che per sua natura non può che essere complessa. Grazie. Grazie Domenico Belli, per piacere rimani con noi, tra 10 minuti facciamo le domande. Thank you. Next speaker, yeah. Yeah. Thanks, Marco. And thanks, Domenico, for the presentation. Very insightful. The next presentation is going to be by Mrs. Cappiello from Accredia. She is the technical executive at Accredia, and she'll be presenting on the accreditation and certification requirements under the new F-gas regulation. Buon pomeriggio a tutti, io sono Ilaria Cappiello, funzionario tecnico di Accredia e insieme alla collega Elena Battellino, che oggi non è presente, gestiamo lo schema F-gas, imprese, persone e organismi di attestazione. Sarò breve nel senso che andrò direttamente su quelli che sono i punti un po' più vivi, diciamo così, dei nuovi regolamenti di esecuzione usciti e che quindi dovranno essere implementati sia da parte delle imprese, dei professionisti, ma anche dagli organismi di certificazione, quindi di conseguenza da noi come Accredia da un punto di vista di verifica e controlli. Queste prime slide che qui vi riporto diciamo che vogliono farvi capire un attimo l'infrastruttura nazionale per la qualità, che appunto è una vigilanza del mercato, è dato dalla normazione che può essere tramite appunto le norme tecniche di UNI piuttosto che di ISO, oppure anche tramite i regolamenti europei, decreti legislativi. Abbiamo poi l'accreditamento, noi in questo caso siamo l'ente unico di accreditamento in Italia, ma ogni Stato membro ha il proprio ente di accreditamento e ovviamente che cosa facciamo? Verifichiamo la conformità degli organismi di certificazione, in questo caso, rispetto a, nel caso specifico, i regolamenti di esecuzione, a quello che sarà il nuovo DPR, quelli che saranno i nuovi schemi di accreditamento. Qui abbiamo tutta una serie di regolamenti e decisioni relative appunto al quadro normativo europeo per l'accreditamento. I principi dell'accreditamento, che sono quelli dell'imparzialità, dell'assenza di conflitto di interesse, delle competenze, delle responsabilità, della riservatezza e della gestione reclami, insomma, che tutto insieme che cosa portano? Portano ad una eguaglianza e comunque a un controllo sempre maggiore sul mercato. L'accreditamento e la certificazione ovviamente si suddivide perché l'accreditamento è svolto da parte di enti, come potete vedere, che operano in conformità alla norma internazionale ISO IEC 17011 e ad altre regole obbligatorie, mentre gli organismi di certificazione assicurano la qualità del prodotto, del sistema, del servizio, del processo e delle persone. L'accreditamento si divide tra volontario e obbligatorio, in questo caso noi siamo in volontario ma obbligatorio al tempo stesso, perché comunque c'è un regolamento europeo che deve essere rispettato e soprattutto gli organismi di certificazione devono essere designati da parte dal Ministero. I benefici sono tantissimi sia per le imprese, per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i consumatori.
E sostanzialmente questo è il nostro sistema di accreditamento, ovvero la valutazione della competenza e dell'imparzialità si divide tra i laboratori di prova, gli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, che è il campo in cui operiamo, e i laboratori di taratura. Ovviamente la valutazione su chi viene fatta, sulle imprese, sulle istituzioni e sui consumatori. Arriviamo adesso al nostro mondo F-Gas. Per darvi un attimo qualche numero, indicativamente sono 41 gli organismi ad oggi accreditati per i vari regolamenti di esecuzione ad oggi in vigore. Abbiamo visto una crescita invece del numero di certificazioni emesse sia per imprese che per persone, perché per le imprese arriviamo circa 47.358, mentre per le persone 82.915. Quindi capite che il numero è veramente, veramente alto. Che cosa cambia per l'accreditamento e per le certificazioni con i nuovi regolamenti F-Gas? Allora, sicuramente ci sono degli obblighi rafforzati di certificazione sia per le persone fisiche che giuridiche, incluse, come ben sappiamo, attività su refrigeranti alternativi. Diciamo che, se vogliamo, questa forse è la novità più grande e più impattante. Gli obblighi di contenimento, del recupero, delle prevenzioni perdite, delle registrazioni e della tracciabilità, con nuovi requisiti di competenza, ovviamente, perché chi va a verificare deve comunque conoscere non solo il gas, ma anche l'ambito e la materia. E poi c'è un regime di standardizzazione da un punto di vista europeo di formazione e certificazione per garantire quanto più possibile omogeneità tra tutti gli Stati membri. Il regolamento di esecuzione 2024-22-15, nonché il vecchio 2067 per intenderci, si rivolge sia ad imprese che persone che operano su impianti F-gas utilizzando non più solo i gas fluorurati, ma anche tutte le sostanze alternative. Ovviamente sono stati introdotti dei nuovi requisiti minimi per il rilascio di certificati sia alle persone sia alle imprese che operano in vari ambiti. Tra queste, ovviamente, come stavo appunto dicendo, ci sono le attività con refrigeranti alternativi. E una cosa fondamentale che emerge da tutti i regolamenti di esecuzione è comunque la condizione per il mutuo riconoscimento dei certificati degli Stati membri. Che cosa vuol dire? Che se io rilascio un certificato in Francia devo avere la possibilità di poterlo riconoscere anche in Italia. Qui abbiamo invece le novità introdotte dal 623, che appunto si rivolge a persone e imprese che fanno il recupero di solventi. Anche in questo caso tante novità, tanti aspetti introdotti e sempre il discorso, come vi dicevo, del mutuo riconoscimento. Stessa cosa sul 625, cioè si rivolge ad imprese e persone che operano su apparecchiature fissanti incendio, anche qui nuovi metodi o comunque nuovi refrigeranti introdotti e nuovamente il mutuo riconoscimento. Il 627 invece si rivolge solo alle persone che operano sui commutatori elettrici fissi contenenti F-gas e anche qui abbiamo visto comunque delle novità rispetto al passato. Poi arriviamo al 1893, al regolamento di esecuzione 1893, che si rivolge invece agli organismi di attestazione che rilasciano attestati di formazione per apparecchiature mobili. Anche questo regolamento di esecuzione ha portato comunque importanti ed impattanti novità. Che cosa è successo dall'uscita di questi regolamenti di esecuzione ad oggi? Allora, diciamo che abbiamo avviato la revisione degli schemi di accreditamento per recepire ovviamente tutte le novità introdotte dai vari regolamenti di esecuzione, insieme al Ministero appunto dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e contemporaneamente abbiamo avviato dei tavoli di lavoro all'interno di Accredia a cui partecipano tutti gli stakeholder coinvolti. E
nell'ottica appunto di revisione con tutti gli stakeholder ci siamo confrontati in tutti questi mesi per cercare quanto più di avere una linea comune rispetto a quello che sarà il futuro. Che cosa succede a questo punto? Ci sono delle novità che hanno impattato ovviamente maggiormente nella revisione degli schemi di accreditamento. Perché? Perché ci sarà un'estensione del campo di applicazione con un focus sulle nuove sostanze introdotte. L'aggiornamento delle competenze tecniche richieste al personale che effettua attività di audit e o di esame, quindi parliamo di ispettori e di esaminatori. I requisiti che sono molto più stringenti per gli organismi di certificazione. Perché? Perché devono poter dimostrare di saper gestire una diversa tipologia di refrigeranti. Quindi questo che cosa ha portato? Porterà ad un impatto sempre maggiore sugli esami, quando parliamo di certificazione per le persone, perché comunque la tipologia di gas, la tipologia di tipi di certificati che potranno essere messi dagli organismi di certificazione saranno diversi tra di loro e ovviamente dovranno essere rispettati tutti i punti indicati nell'allegato 1 dei vari regolamenti di esecuzione. Dovranno documentare mediante evidenze le esperienze, le competenze e le conoscenze dei propri valutatori, parliamo sempre di ispettori ed esaminatori, e ovviamente anche noi, come tutti gli altri, assicurare il mutuo riconoscimento all'interno dell'Unione Europea. Questo, diciamo così, è un po' il nuovo. Ovviamente non ci dimentichiamo del pregresso, cioè tutti quei certificati già rilasciati, perché le certificazioni esistenti dovranno essere allineate ai nuovi standard. E quindi che cosa accadrà? Accadrà che ci sarà un periodo cosiddetto transitorio dove tutti i certificati emessi dovranno transitare ai nuovi regolamenti di esecuzione. Quali sono i prossimi passi? I prossimi passi sono sicuramente emanare, quindi pubblicare con accordo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica i nuovi schemi di accreditamento che dovranno appunto essere approvati dal MASE. La presentazione da parte degli organismi di certificazione di un piano di transizione che dimostri il recepimento e l'adeguamento alle nuove regole di certificazione, come vi dicevo anche in termini di conoscenza e competenza del personale operativo, l'adeguamento dei certificati di accreditamento ai nuovi regolamenti di esecuzione, a seguito di valutazione positiva del famoso piano di transizione di cui sopra, e per questo ci sarà tempo 1 anno dall'entrata in vigore del DPR e successivamente verifiche e controlli da parte nostra come Accredia sulla corretta implementazione ed esecuzione delle attività a fronte dei nuovi regolamenti di esecuzione da parte degli organismi di certificazione. Che cosa succede ai professionisti e alle imprese? I professionisti e le imprese avranno tempo 2 anni dall'entrata in vigore del DPR per transitare i propri certificati già in essere mediante attività integrative, quindi esami integrativi, audit integrativi, mentre gli organismi di attestazione avranno tempo 36 mesi dall'entrata in vigore del DPR per adeguarsi. Quindi pronti, perché quando il tutto, diciamo così, uscirà, verrà ufficializzato e sarà pubblicato, ovviamente i tempi che verranno definiti, ma indicativamente sono questi, prevedono l'adeguamento da parte degli organismi di certificazione e quindi di conseguenza da parte delle persone e delle imprese. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Thanks a lot, Ilaria. We're going to open the floor for the first round of questions. Are there any questions?
for either Ilaria or Domenico online. I have one question. Yeah. C'è una domanda? Una domanda per Domenico, ma anche per Ilaria, per Belli e per appunto Cappiello. Il modello italiano, per quanto riguarda la banca dati e per quanto riguarda gli schemi di certificazione, sono ovviamente molto legati anche alla realtà italiana. Banca dati esiste in Italia, il registro F-Gas esiste in Italia, non esiste negli altri paesi. Come mai abbiamo creato questi schemi, diciamo, diversi, probabilmente, lasciatemi dire, migliori, più dettagliati rispetto che gli altri paesi? Domenico magari per primo, poi Ilaria. Domenico? Hai sentito la domanda, Scusate, ma io sentivo molto lontano e non ho inteso la domanda, scusatemi. Allora, la domanda è: l'Italia ha creato la banca dati. Continuo a sentire molto lontano, non so perché prima sentivo bene, adesso sento molto lontano e non sento la domanda. Fammi pensare come possiamo fare. Allora, vediamo un po' se senti meglio Adesso meglio, sì. Vabbè, proviamo. Allora, l'Italia ha creato la banca dati, ha creato il registro F-Gas, cosa che non esiste negli altri paesi europei. Come mai? Era necessario? Sì, è vero che l'Italia rispetto ad altri paesi si è dotata già da diversi anni di strumenti che non sono presenti in altri paesi. La banca dati e il registro telematico sono delle specificità del nostro paese. Devo dire con una certa punta di orgoglio che gli altri paesi guardano alla nostra esperienza positivamente. Noi in questi anni abbiamo ricevuto, anche ultimamente abbiamo ricevuto diverse richieste di confronto e di condivisione del modello nazionale. Pensate che ad oggi abbiamo circa 10 milioni di comunicazioni in banca dati. Quindi è uno strumento che in realtà in parte nasce per sostituire alcuni adempimenti previsti a carico delle imprese di mantenimento delle informazioni e comunicazioni di legge. Quindi in questo senso viene incontro anche a quelli che sono degli obblighi a carico degli operatori del settore, ma dall'altro consente appunto al Ministero, quindi all'autorità pubblica, di monitorare in maniera, speriamo, il più possibile puntuale quella che è l'evoluzione del mercato. Tanto che nell'elaborazione dei nuovi schemi insieme ad Accredia abbiamo inserito anche tra gli obblighi di comunicazione anche le sostanze alternative, proprio perché vogliamo monitorare il passaggio e la transizione tra gli attuali gas refrigeranti a quelle che sono le alternative. Questo strumento si è dimostrato negli anni e si dimostrerà, sono convinto, nel futuro, uno strumento importante per darci contezza di ciò che sta accadendo e di ciò che accadrà nel mercato. Poi ovviamente sui naturali non credo che non ci sarà necessità di adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione che attualmente ricadono su chi installa, vende, mantiene, interviene sui gas refrigeranti classici. Ci stiamo ragionando, ma sicuramente la banca dati andrà a monitorare sicuramente l'immissione sul mercato a delle alternative agli attuali gas. Importante, interessante quello che hai detto. Ilaria, vuoi aggiungere qualcosa sul registro F-Gas? Allora, diciamo che il registro F-Gas funziona un po' come la banca dati Accredia, se così la vogliamo vedere, nel senso che comunque tutto quello che è riportato all'interno del registro F-Gas, così come parallelamente, diciamo così, sulla banca dati Accredia, è in qualche modo verificabile non solo dagli organismi di controllo ma anche dal mercato stesso. Quindi la presenza di un certificato, comunque di una persona, di un'impresa all'interno della banca dati F-Gas dà una sicurezza maggiore al mercato o comunque a chi
vuole visionare l'effettivo presenza di un certificato, insomma, che sia valido. Quindi secondo me la banca dati F-Gas, ripeto, è uno strumento molto utile anche da questo punto di vista, dà una sicurezza in più al mercato e una certezza e anche una trasparenza in qualche modo in più al mercato. Grazie. Domande? Tuo nome e appartenenza. Poi anche una domanda laggiù in fondo, mi sembra. La signora... Buon pomeriggio, io sono Madi Sacande, sono un attore del Freddo di Bologna. La mia domanda è più che altro una preoccupazione, perché guardo un po' l'agenda delle emissioni, per esempio sul mercato dei condizionatori Splitz con R290, che dal 1 gennaio 2027, secondo il regolamento europeo, normalmente sono prodotti che dovrebbe essere liberamente venduti sul mercato. E vedo che nel programma appunto dell'F-Gas.3 che sarà attuato qui in Italia ci sarà forse fino a 3 anni di tempo per essere in regola. Cioè la mia preoccupazione non è che i tecnici che sono certificati oggi, però non con i refrigeranti infiammabili, si trovassero, perché abbiamo visto, siamo in fiera, vediamo tanti sistemi con 290, ma tutti sono dei chillers, quindi non un'espansione diretta nelle case degli italiani. Cioè non rischiamo di avere dei frigoristi bombarole dopo, perché poi dopo si va a installare un condizionatore split caricando una quantità di refrigeranti. 3 anni sono troppo tempo. Io penso che c'è 3 anni, cioè con un prodotto che è sul mercato fra 9 mesi, cioè vuol dire. Quindi che la domanda è per, penso, Domenico: quanto tempo aspetteremo per avere i tecnici certificati col propano? Penso che questo Quanto tempo aspetteremo? Chiedo scusa, Marco. Per quanto tempo dovremo aspettare per avere sul mercato dei tecnici certificati per gli idrocarburi? Scusami, ma io non sento bene, mi dispiace, ma forse è una questione di vicinanza al microfono, perché però Quanto non tempo ho dovremo sentito bene. aspettare per avere le certificazioni per il propano? Ah, ok, le certificazioni. Ma allora, chiaramente, ripeto, con Accredia stiamo definendo e tutti gli operatori i vari schemi. Gli schemi comprendono tutte le sostanze, quindi noi contiamo di avere gli schemi definiti nel loro contenuto da qui alle prossime settimane, veramente. L'entrata in vigore dei nuovi schemi dovrà necessariamente avvenire il giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo DPR. Quindi se, come ho detto, è auspicato il nuovo DPR entrerà in vigore, diciamo, alla fine di quest'anno, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo DPR, il direttore potrà firmare i nuovi schemi, quindi veramente non dico contemporaneamente, ma quasi avere i DPR, i nuovi schemi con tutte le regole per la certificazione in esso previste da qui a qualche mese. Quindi Se era questa la domanda, spero, perché per quanto ho quindi, capito. quindi minimo 2 anni di bombarole in giro a installare dei condizionatori senza nessun tipo di formazione e quindi rischiare le vite delle italiane. Questo è il punto. Grazie. Thank you very much. Unfortunately, we have to cut down the Q&A session to be able to, maybe one last one very quickly, and then we have to wrap up. Allora, molto brevemente, sono qui in fiera e sentiamo molto parlare di gas illegali. In alcuni paesi europei si stanno organizzando per mettere le quota e la persona che può importare con le quote a livello digitale, quindi mi domandavo se in Italia c'è questa volontà del governo, come in altri paesi europei, di poter avere in dogana le persone accreditate per importare degli F-gas in modo tale da poter controllare meglio l'ingresso di sostanze che sono illegali, perché è un grosso problema che sto sentendo in fiera da qualche giorno. Cosa intende con accreditate, le persone accreditate? Nel senso, le persone che hanno delle quote, perché nell'F-gas c'è una lista di società in cui sono menzionate società che hanno il diritto di importare gas perché hanno delle quote stabilite dalla Commissione europea.
in quel senso lì. Hai sentito qualcosa, Domenico? Non senti? Non si sente bene? Vabbè. Meglio che poi vi rispondiate. Non ho sentito bene quello che stavo detto adesso. Magari poi vi scambiate i messaggi, ok? Grazie per la domanda, lo mandiamo direttamente a Domenico Belli. Thank you, Aya. Yeah. Grazie Domenico, arrivederci. Grazie a tutti, scusate, ma è... Yeah. Alla Thanks, prossima. Domenico. Alla prossima. Okay, so moving swiftly to our fourth presentation, going to be done by Eurovent, so by Francesco Scuderi, the Secretary General, and Yannick Cortel, the Market Intelligence Manager. It's going to be a presentation basically about the current refrigerants trends in the EU. So yeah. Allora, fai vedere qua. Credia, refrigerant market. Ok. Sì, te la metto. La metto qua. Ecco qua. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie al Centro Studi Galileo per l'invito a partecipare a questo interessante workshop durante Mostra Convegno. Rapidissimamente, sono Francesco Scuderi, segretario generale di Eurovent, ma la vera presentazione la farà il mio collega Yannick Cotrelle, che è il manager di Eurovent Market Intelligence. Non va? No? Facciamo a mano. Sì, va. Ok. Grazie. Eurovent è l'associazione europea dell'HVAC&R, siamo stati fondati nel 1958, i nostri numeri sono che rappresentiamo più di 100 costruttori direttamente, più di 16 associazioni nazionali e le figure della nostra industria, di quella che noi rappresentiamo, sono un fatturato diretto di 30 bilioni euro, 150.000 lavori e più di 350 siti produttivi in Europa. Ok. Ma Eurovent non è solo advocacy, Eurovent è anche certificazione volontaria di parte terza, è advocacy in Medio Oriente con Eurovent Middle East, è advocacy in India con Eurovent India ed è Market Intelligence, e lascio la parola a Yannick. Grazie. Grazie mille Francesco. Allora, sì, vi stiamo per presentare un po' le tendenze per refrigerante, per diverse categorie di prodotti della KVAC, specialmente per il comfort. Inizieremo con i chiller, quindi in versione cooling, raffreddamento, dove si può vedere che c'è la parte del R32 che sta crescendo fra 2023 e 2025 e soprattutto anche i refrigeranti blend con un piccolo calo per l'HFO e anche un calo per l'R410A, sapendo che, e lo ritroverete sempre, c'è un piccolo rimbalzo per 2025 per quest'ultimo refrigerante dovuto forse sia al riciclo del refrigerante sia a quelli che preferiscono ordinare questo tipo di macchina con quel refrigerante prima del 2027. È interessante anche vedere come si svolge fuori dall'Unione Europea, ma sempre nell'Europa, e si vede che comunque loro sono anche sui nuovi refrigeranti tipo blend, tipo HFO, e anche questa parte è un po' simile, vediamo che sta crescendo globalmente i blend e questo rimbalzo per il R410A. Dopo, se vediamo adesso i chiller reversibili, quindi le pompe di calore, si può vedere che c'è il R32 che prende importanza, ma certo soprattutto i blend e il propane. Il R410A, 110A sta
diminuendo, ma sempre con quel piccolo rimbalzo nel 2025. E poi si vede che nel resto dell'Unione Europea, quindi include, non l'ho detto, ma Inghilterra, Turchia, Ucraina, poi Svizzera, eccetera, avete la lista, vediamo che l'R410A sta calando ogni anno dopo anno con lo stesso propane che è anche più sviluppato rispetto all'Unione Europea e i refrigeranti blend. Poi se facciamo il rooftop è un po' più semplice, quindi vediamo che c'è il R32 che prende importanza e anche il R454B che è a 32%. E nel resto dell'Europa vediamo che prevalentemente il R410A che ho iniziato nel 97 e sta sempre crescendo. Poi sui rooftop reversibili, quindi per il caldo, vediamo la parte abbastanza importante del R410A che iniziava a 51% e che adesso è calato fino a 17%, e il R32 che sta sempre più importante, che è apparso sul mercato nel 2024, e anche i refrigeranti blend. Non l'ho menzionato, ma certo avete visto che il R407C sta sempre calando e quindi comunque sparirà fra poco, se non adesso. Rispetto al resto dell'Unione Europea vediamo è sempre un po' simile con il calo del R410A, l'aumento del R32 e poi anche una crescita per il refrigerante blend R454B. Adesso parliamo delle pompe di calore da acqua ad aria. Vediamo che in questo caso un po' alla rovescia, nel senso c'è il R407C che sta calando proprio, ma al profitto del R410A. Poi il R513A infatti sta un po' esitando, è sempre intorno al 20%. Pensiamo che sempre questo rimbalzo prima del 2027, ma che nel futuro certo calerà di nuovo. E sarà di nuovo il blend a crescere su questo segmento. Poi, ecco, nel resto dell'Unione Europea si vede che il R410A è sempre molto importante, anche se c'è stato questo piccolo calo nel 2024, cresce di nuovo, ma anche nel futuro ci aspettiamo avere una maggiore importanza dei refrigeranti blend. Poi i VRF, in questo caso è molto più semplice, sì, sull'aria condizionata, nel senso che per i VRF la maggior parte delle unità sono R410A, 95% sta calando per il momento al beneficio solo del 32, abbiamo scritto R32 e altri, ma per il momento è in questa categoria 99,9% di R32. Fuori dall'Unione Europea, ma nell'Europa, è un po' lo stesso, nel senso abbiamo una prevalenza del R410A che sta sempre, c'è sempre questa crescita del R32, e anche in questo caso è solo R32. Poi per gli split, quindi climatizzatori split, si vede che è alla rovescia, nel senso che in questo caso maggiormente è R32 e l'R410A
sta veramente è sparito, non abbiamo quasi più nessuna unità nel 2025 con questo refrigerante, è quasi tutto R32, anche qua si è scritto Endorser, ma è quasi al 100% R32 solo. E per il resto dell'Europa è solo che la parte dell'R410A è un po' più forte, era a 7% nel 2023, adesso è a 6%, c'è anche questo piccolo rimbalzo nel 2025, ma sta calando. È finito per i treni, solo per sapere che all'Aeroven facciamo raccolte statistiche presso i fabbricanti del settore, cioè i fabbricanti di chiller, di rooftop, di VRF, eccetera, con una rappresentatività molto alta, quasi 100% per alcuni programmi tipo VRF e più di 90% in ogni caso per chiller e rooftop. Quindi da questi dati forniamo anche a chi vuole rapporti di mercato sull'andamento dei refrigeranti per tipologia di prodotto, segmentazione, eccetera. Grazie mille, questo è il nostro indirizzo se avete domande. Thanks a lot, Yannick. Thank you. Moving swiftly to the next presentation, and then we're going to open the floor for some questions. So for Carmelo Di Pascal, who is the product manager at Nippon Gases, and who's going to give us today a presentation on the application and safety criteria for A2L refrigerants in the compliance with the N378 in the RAC HP systems. Grazie, buongiorno a tutti, sono Carmelo Di Pasquale, responsabile sviluppo per quanto riguarda i nuovi refrigeranti per Nippon Gas Italia, azienda leader del settore per la distribuzione e la commercializzazione di gas refrigeranti, e oggi parleremo dei criteri applicativi di sicurezza per quanto riguarda la normativa N378, normativa di base e fondamentale per lo sviluppo di nuovi refrigeranti alternativi, blandamente o altamente infiammabili per il settore, visto questo forte contesto normativo in forte evoluzione. Giusto una breve panoramica su quello che è il mondo della nuova F-Gas, in poche parole, in maniera sintetica. Nuovo F-Gas, regolamento 573-2024, è entrato in vigore l'11 marzo 2024, ormai circa da 2 anni. Vediamo con la barra blu quindi una riduzione, un meccanismo di phase down più accentuato rispetto a quello che è l'F-Gas precedente, quella che era in vigore con la barra blu nel 2014, quindi ban e restrizioni più severe rispetto a quello che era il vecchio regolamento F-Gas. Annoveriamo tra questo per esempio l'introduzione di divieto di refrigeranti con GVP maggiore di 150 per il mondo chiller e pompe di calore dal 2027 in poi, quindi questo vuol dire che R410 e R32 saranno praticamente vietati col 1 gennaio 2027, mentre divieto di GVP, di refrigeranti con GVP sopra 750 per tutto il mondo chiller sopra capacità 12 kW. Tra gli altri punti chiave notiamo in refrigerazione il limite 150 in refrigerazione, vuol dire che refrigeranti come il 448 e il 449 saranno vietati dal 2030 in poi, e poi ovviamente già entrata in vigore col 1 gennaio 2026 la quota F-Gas pari a 3 euro di tonnellate per CO2 equivalenti per incentivare l'utilizzo di refrigeranti a minore impatto ambientale. E un altro punto principale è la rigenerazione. È un processo fondamentale in cui dobbiamo sempre di più sensibilizzare la filiera, perché ovviamente le quote diminuiscono sempre di più e rigenerando, e quindi questa strategia, questa leva, questo processo per incentivare l'economia circolare di gas refrigeranti sarà fondamentale nei prossimi anni, soprattutto per l'utilizzo dei refrigeranti nel mondo della manutenzione. Quindi quando parlo di reclaiming di refrigeranti rigenerati, parlo di refrigeranti che hanno GVP elevato come R410 e R404 ancora richiesti dal mercato per il mondo della manutenzione. E ovviamente N378, di cui parlerò dopo, che è nelle prossime slide, che è una normativa base di riferimento per lo sviluppo di impianti con refrigeranti infiammabili e rappresenta la massima espressione a livello legislativo per sviluppare impianti secondo la regola d'arte. In poche parole, la N378 quindi è divisa in 4 parti ed è strutturata in varie parti dal titolo Refrigerating System and Heat Pumps, Safety and Environmental Requirements.
Nella prima parte troviamo i criteri e le classificazioni di base per definire gli impianti, nella seconda parte troviamo il design e come disegnare e progettare correttamente gli impianti con refrigerante infiammabile. Nella parte 3 vediamo quali sono la sicurezza da applicare durante l'installazione e i dispositivi di sicurezza individuali per quanto riguarda il personale patentato. Nella parte 4 invece troviamo come recuperare e come trattare correttamente un refrigerante a fine vita. Ricordiamo inoltre che la N378 è armonizzata secondo la PED e secondo la direttiva macchine. Questo vuol dire che è in linea con tutte quelle che è il design e la costruzione e la marcatura delle macchine che si devono mettere in commercio nei prossimi anni. Ma diciamo che non è solo la N378, dobbiamo parlare anche di 60335. La N378 rappresenta una norma che è riferita all'impianto, quindi copre tutti quelli requisiti per sviluppare un sistema secondo la regola d'arte, installarlo correttamente in sicurezza, calcolare il limite di carica, come vedremo successivamente, quindi vedremo quali sono i parametri fondamentali per calcolare il limite di carica secondo i criteri N378, sicurezza del piping e sistemi di ventilazione per quanto riguarda quindi gli spazi confinati. La 60335 è invece una norma relativa più all'equipment, alla macchina, e quindi è divisa in 3 parti. N60335 e 289 riguarda la refrigerazione commerciale, la 60335 e 240 che riguarda il mondo dell'air conditioning e delle pompe di calore, mentre la 60335 e 224 rappresenta invece i sistemi di refrigerazione domestica, come per esempio macchine del ghiaccio. Ma prima di addentrarci nella N378 è importante fare una classificazione dei refrigeranti. Quali sono i fattori chiave che possono essere fattori principali e fondamentali per andare a calcolare successivamente il limite di carica? Sono il lower flammable limit, è un parametro fondamentale che andremo a vedere successivamente, che andremo a studiare, le 3 coefficienti correttivi M1, M2 e M3, la velocità di propagazione del fronte di fiamma e altri 2 componenti molto importanti che sono chiamati quantitative limit with minimum ventilation e quantitative limit with additional ventilation. E qui trovate una tabella in cui sono caratterizzati i principali refrigeranti A2L che andranno appunto a dominare assieme al propano e al CO2 i sistemi nei nuovi impianti per quanto riguarda i prossimi anni, dal 2027 in poi, visto che è stato previsto un forte taglio di quota del 50% e visto l'introduzione di nuovi ban già dal 1 gennaio 2027. Un altro parametro principale per quanto riguarda la caratterizzazione della N378 è l'identificazione della categoria di accesso. La N378, per andare a stabilire il limite di carica negli impianti, prende in considerazione 2 parametri molto importanti. Tra questi uno è la classificazione appunto della categoria di accesso. Divide 3 classi di accesso A, B e C. A è riferito a un accesso generale, quindi per esempio può essere un supermercato, un ospedale. B è relativo al mondo degli uffici, quindi che è un accesso supervisionato. C invece è un accesso autorizzato, quindi soprattutto il mondo industriale delle celle frigo, per esempio. Vediamo che, per esempio, per quanto riguarda invece una seconda parte, che è quella relativa alla N378, per quanto riguarda la classificazione del sistema. Quindi la N378 divide il sistema in 3 parti, classe 1, classe 2 e classe 3. Ok, quindi classe 1 è quando praticamente tutto il refrigerante è contenuto all'interno del sistema. Ok, quindi per esempio, sì, scusate, vedete qui, classico per esempio sistema ermeticamente sigillato in un supermercato, tutto il refrigerante scorre all'interno dello stesso circuito. Ok. Classe 2, quando abbiamo refrigeranti in espansione diretta dall'esterno verso l'interno. Classe 3, classico esempio di un chiller. Quindi, questo per sintetizzare, l'N378 fa capire come è importante identificare la categoria di accesso e il posizionamento dell'impianto. Questi sono 2 parametri fondamentali che serviranno per andare a fare successivamente il calcolo del limite di carica. Quindi complessivamente, sintetizzando, oltre alla classificazione del sistema e oltre alla categoria di accesso, un terzo parametro fondamentale è il volume, ovvero in quale volume andrà a finire quel refrigerante qualora ci fosse una perdita. Quindi bisogna andare a calcolare, lo faremo successivamente con degli esempi, sia nel mondo climatizzazione che refrigerazione, qual è il volume in cui si andrebbe a perdere il refrigerante.
Ovviamente è anche giusto parlare di dispositivi di sicurezza. Quali sono i dispositivi di sicurezza per implementare e sviluppare un impianto correttamente secondo la N378? Sono principalmente due. I rilevatori di fughe, che vengono tarati al 25% dell'LFL, quel parametro di cui parlavo precedentemente, che è un acronimo di Lower Flammable Limit. Per esempio, per il 454C l'LFL è pari a 0,293. Quindi andando a calcolare il 25% di quello, abbiamo che la soglia limite per tarare uno strumento correttamente con refrigerante a 2L come il 454C è pari a 0,073 kg a metro cubo. Un altro dispositivo di sicurezza molto importante utilizzato è sistemi di ventilazione meccanica controllata e vengono tarati per 10 diviso l'LFL, quindi in questo caso 34 metri cubi ora come portata da garantire minima per utilizzare R454C. Qui di seguito vengono riportati degli esempi sia in climatizzazione che in refrigerazione su come utilizzare queste formule del limite di carica per andare a calcolare la carica limite, per esempio in un impianto splittato. Questo ho fatto l'esempio di una stanza da 16 metri cubi, vedete come c'è una forte dipendenza lineare dell'LFL per il calcolo del limite di carica. Quindi per esempio per una stanza di 16 metri cubi ora, utilizzando il refrigerante R32, dal calcolo viene fuori una carica limite di 6,8 kg. Per esempio per un sistema splittato da 12.000 BTU sappiamo che c'è un contenuto interno di meno di 1 kg di refrigerante, quindi è perfettamente in ottemperanza alla normativa. Se invece si fosse usato propano, il limite di carica scendeva a 200 grammi, questo perché l'LFL del propano è molto più basso, cioè c'è bisogno di una carica più bassa per innescare un'eventuale deflagrazione col propano. Questo invece è un esempio riportato per quanto riguarda i sistemi di refrigerazione. In refrigerazione è diverso perché bisogna capire se il sistema è sealed, cioè sigillato, oppure non sigillato. I sistemi sigillati sono quei sistemi in cui il refrigerante gira all'interno dei 4 componenti, in cui non si ha un sistema splittato, quindi si ha meno possibilità di provocare una perdita. In questo caso per l'R454C abbiamo un limite di 1,7 kg per circuito, mentre per il propano è più basso, è 150 kg per circuito, quindi circa 10 volte in meno. Questo sempre per il fatto relativo dell'LFL del refrigerante. Per quanto riguarda invece i sistemi non ermeticamente sigillati, il criterio da utilizzare è quello di questi 3 parametri che li trovate in questa tabella. Ecco, non entro nei tecnicismi perché è un po' complessa. Comunque il secondo caso è relativo ai sistemi splittati, in cui per esempio abbiamo una motocondensante esterna e un aeroevaporatore interno. Rapidamente quali sono i principali parametri da tenere in mente quando bisogna andare a fare una checklist, quindi una valutazione dei rischi? Bisogna sempre considerare le 3 fasi: installazione, normali operazioni di manutenzione e smantellamento dell'impianto. Quindi bisogna sempre andare per esempio a monitorare l'olio del compressore, monitorare la carica, quindi stare sempre attenti a quelle che sono le variabili di rischio dell'impianto. Ultimo esempio, questo fa vedere per esempio una classica cella frigo con R454C, in cui si utilizza un sistema espansione diretta, ovviamente una classe di accesso C autorizzato, quindi vedete come impatta la classe di accesso e il posizionamento dell'impianto per andare a calcolare i limiti di carica. Queste sono tutti variabili che vanno a influenzare i limiti di carica, e qua vediamo appunto che per il 454C per esempio non si deve superare i 57 kg per circuito. Vi lascio con queste considerazioni. La valutazione dei rischi va fatta sempre, indipendentemente dalla natura del fluido, sia che in classe 1, A2L o A3. L'obiettivo è individuare le sorgenti di innesco e mitigare il rischio sempre. L'applicazione della N378 è fondamentale per andare a sviluppare refrigeranti sotto il limite 750, perché come abbiamo visto in una panoramica di refrigeranti non esistono refrigeranti purtroppo non infiammabili o sia blandamente che altamente infiammabili, che non sono altamente o blandamente infiammabili con GVP sotto 750. È fondamentale e necessario andare a individuare la tipologia di sistema che voglio andare a installare, quindi capire se è un monoblocco splittato e la categoria di accesso, perché questi 2 parametri andranno a dimensionare il limite di carica. L'ultimo aspetto che volevo dirvi è l'osservanza del decreto ministeriale del 10 marzo 2020, purtroppo poco noto al settore, in cui vengono paragonati gli A2L agli A1 per la loro bassa
velocità di propagazione a fronte di fiamma e il loro alto LFL, che quindi lo rendono refrigeranti più sicuri rispetto a una 3 come il propano. Grazie per l'attenzione. Thanks a lot. Okay, we're going to open the floor for some questions. Are there any questions? Yeah, I see a hand there. Buongiorno, sono Cinzia Verzelletti di Atmosphere. Volevo chiedere al dottor Scuderio, al suo collega, se potete spendere 2 parole sulla metodologia che avete usato per il vostro report e se potete dire la capacity delle heat pumps che avete che avete surveyed con il vostro survey. Grazie. Sì, prego. Infatti la metodologia è, come ho spiegato, una raccolta statistica, cioè noi raccogliamo tramite un file Excel tutti i dati di vendita dei fabbricanti in Europa, anche all'esterno, ma che vendono in Europa, li aggreghiamo, facciamo una somma e alla fine abbiamo un totale per paese, per tipo di refrigerante, per tipo di capacità, per tipo di compressore, per tutto. Infatti c'è una spaccatura molto dettagliata per ogni tipo di prodotto e abbiamo la somma di tutto con la lista dei fabbricanti e con questo abbiamo lo split del mercato e poi noi, per conoscere il mercato totale reale, certo facciamo anche una stima del mercato mancante con quelli che non hanno partecipato. Ancora una volta, in ogni caso la parte è molto piccola perché veramente quasi tutti partecipano a queste raccolte. Per le pompe di calore, attenzione, perché si tratta delle pompe di calore commerciali industriali, non quelle piccole domestiche e residenziali. Thanks a lot. Okay, I see another hand here. Merci pour la parole. Tu vas traduire pour moi? Ma question est la suivante. J'ai vu votre présentation. English. Madi will translate. Sì, posso tradurre, parlo francese e tradurrò la domanda. Ah, ok, sorry, excuse me. Oui. Non, voilà, j'ai vu tout à l'heure votre présentation et revend sur les différents réfrigérants que vous avez fait les statistiques pour l'Europe et d'autres parties, disons l'Italie et d'autres parties de l'Europe. Mais c'est vrai que les réfrigérants inflammables sont très bons pour l'environnement et tout est très bien. Mais en Afrique, par exemple, nous voyons dans des pays où les gens ne sont pas formés, on nous amène du 290 et même du R32. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas une action qu'il faut mener en avant pour que ces réfrigérants soient utilisés de façon plus sécurisée en Afrique? Sì, questa domanda infatti che non ci riguarda a noi, ma l'avevo sentita. Infatti è vero che in Africa per gli installatori installare progetti con Propan è molto pericoloso, nel senso che forse gli installatori non sono formati a questo refrigerante che è molto esplosivo. Poi noi Aero and Market Intelligence facciamo statistiche sul mercato, non siamo noi a decidere della GEG, siamo a livello europeo, quindi non so chi può rispondere a questa domanda. Yeah, thank you. Sì. Capisco e sappiamo, ma non ho risposte per questo, mi dispiace. J'ai pas de réponse. Thanks a lot, Yannick. Okay, is there one last question? Yeah. Buongiorno, volevo fare una domanda all'ingegnere Di Pasquale. Abbiamo visto una slide sulla N378 e su un esempio di calcolo su 454C dove si mostrano i 57 kg di carica e volevo chiedere, ma questo è riferito ad ambienti pubblicamente occupati? Classe C, quindi diciamo esatto. autorizzati, il mondo industriale essenzialmente. Esatto, nel mondo industriale questi limiti
mi confermi che possono essere elevati in maniera... Fino a 57 kg per circuito in base alla tipologia di refrigerante. Per il 455 per esempio 84, dipende sempre dall'RFL. Questo negli ambienti pubblicamente occupati. Invece nell'industriale, dove c'è una categoria di accesso riservato o ristretto... No, ovviamente qua parlo di impianti a espansione diretta con categoria C, classe 2. Esatto. Ok. Cioè questo calcolo che vedete va letto così: 25 kg, non c'è bisogno di nessuna dispositivo di sicurezza. Aumentando la carica si può arrivare fino a 57, inserendo dispositivi di sicurezza, come ho detto precedentemente, quindi rilevatori di fughe o sistemi di ventilazione meccanica controllata. Quindi diciamo che quello che vedete è un risultato che deriva dal volume, dalla tipologia di accesso e dalla classificazione dell'impianto, se è espansione diretta, chiller, oppure tutto il volume e in tutto il refrigerante cicla all'interno dello stesso volume, all'interno dello stesso spazio confinato. Quindi i parametri da considerare sono multipli. Ok. Questo è un esempio relativo a una cella frigo industriale con quel volume. Perfetto, grazie. Grazie. Thanks a lot. Okay, just so we stay in time, maybe we close this round of Q&A. So thanks to the speakers. Thank you. And our next speaker is Mrs. Gaia Salzarini from Danfoss, and she's the Director of Industrial Affairs and Strategic Projects. And today she's going to be giving a presentation about how to turn targets into work sites, so about the competences Europe needs to electrify its heating sector. The floor is yours. Thank you. I'll also take the presentation in Italian. Yeah. I can see most of the audience comes from Italy, so it makes sense. Buongiorno, sono Gaia Balzarini, mi occupo di affari industriali per Danfoss. La mia presentazione di oggi sicuramente differisce da quelle che avete ascoltato finora, è meno tecnica, anche se sono un ingegnere, ma quello che Danfoss vuole comunicare oggi è che i risultati, i target, non si ottengono solo con la normativa, ma si ottengono con le persone. Il capitale umano, l'infrastruttura umana è quella che mette su strada l'ambizione ed è l'unica modalità che abbiamo per, ad esempio, ridurre le emissioni. Chi è Danfoss? Danfoss è una multinazionale danese, produciamo componenti per l'efficienza energetica da diverse decine d'anni. Siamo nati in ambito di refrigerazione, con le valvole per la refrigerazione. In questo momento produciamo componenti variopinti, direi, dai compressori, drives, soluzioni power solution. Siamo presenti in oltre 100 stati nel mondo e abbiamo circa 40.000 dipendenti. Tantissimi prodotti pazzeschi, ma tantissime persone competenti. Quello che discrimina Danfoss da molti altri player è che amiamo costruire la competenza internamente e distribuirla attraverso la nostra filiera a partire dai nostri clienti e dai nostri fornitori. Ora, il tema che si sta discutendo in questa sede è quello della transizione energetica, nello specifico relativa ai generatori di calore, alla produzione di calore, che sia freddo o caldo ovviamente. Questo grafico che vedete è un grafico che è stato prodotto dall'Associazione Europea per le Pompe di Calore, EHPA, e mostra il target per l'appunto al 2030 di dove la Comunità Europea vuole arrivare in termini di elettrificazione del calore. E vedete anche la posizione relativa ai dati di mercato dell'anno scorso, perché sono stati prodotti nel 2025, quelli attualizzati al momento non li abbiamo. Vedete che il trend è in crescita, ma c'è ancora un grande gap da colmare. Questo gap non può essere colmato con semplice innovazione o con un approccio incrementale dal punto di vista normativo. Questo gap può essere colmato solo ed esclusivamente dalle persone. L'approccio push normativo deve essere anche supportato da un pool del mercato, e il mercato è fatto dalle persone. Quindi la capacità di installazione è cruciale, le competenze sono cruciali. Le competenze hanno un effetto immediato sulla qualità e sulla credibilità dell'installato.
quindi è l'unico modo per assicurarsi che la tecnologia, che è percepita come nuova tecnologia, nonostante noi esperti del settore possiamo parlarne tantissimo per il mercato, è ancora una tecnologia in diffusione. L'unico modo perché la credibilità sia difesa è che la value chain sia competente, a partire dalla progettazione all'installazione e a tutti i tecnici che girano intorno alle installazioni. Quindi lo sviluppo della forza lavoro, sia essa forza lavoro intellettuale nella fase di design, di maintenance, di installazione, è importantissima. Questi dati a me piacciono molto, sono relativi a un segmento specifico che è quello residenziale, ma danno termometro della situazione attuale. Vedete con una grande differenza stato per stato qual è in questo momento la forza lavoro disponibile per le tecnologie. E vedete benissimo che il gas o combustibile tradizionale rappresenta ancora la gran parte della competenza esistente sul mercato. Cosa significa? Che tutte quelle persone, molte di loro se ne andranno in pensione nei prossimi 10 anni, sono persone abituate ad installare generatori tradizionali. Non hanno probabilmente grande interesse per imparare ad installare una tecnologia che è completamente diversa da quella a cui sono abituati, e probabilmente le persone che lavorano con loro hanno necessità di essere formate e hanno necessità di nutrire interesse per una tecnologia che è una tecnologia emergente. Questo interesse è un interesse che deve essere nutrito fin da piccoli, quindi a partire dalla scuola superiore, specie per tutte quelle persone che diventeranno installatori. Non si vive di sola ingegneria, non si vive di sola normativa, si vive di contatto diretto con il cliente finale, e gli installatori sono diciamo, l'entità probabilmente più distribuita sul territorio, ed è quella in cui bisogna credere ed investire di più fin dalla scuola superiore. Quindi, come dicevo, gli installatori sono un abilitatore indispensabile. Perché? Perché la soddisfazione del cliente dipende dalla performance del sistema, dalla affidabilità del sistema, dall'assicurazione che la tecnologia sia installata in modo competente, appropriato e sicuro, e anche diciamo in modo possibilmente sufficientemente economico. E siccome soprattutto in questo momento siamo in una fase di grandissima transizione tecnologica, è anche importante che gli installatori siano formati, ad esempio, sulla transizione gas, sulle tecnologie, perché diversamente consolideranno una singola competenza e non saranno mai capaci di seguire il trend del mercato. I designers che vengono a monte degli installatori devono essere in grado di dimensionare in modo appropriato il sistema, in modo tale da evitare, siccome soprattutto nel caso delle pompe di calore o dei chiller si parla di soluzioni che tendenzialmente costano di più dell'equivalente generatore a combustibile fossile o a combustibile tradizionale, costano molto di più. In questo caso il dimensionamento assicura di minimizzare il costo dell'investimento. Idem la capacità di dimensionare in modo appropriato il layout idraulico e integrare in modo adeguato con gli edifici o con gli impianti esistenti queste nuove tecnologie. Poi ci sono tutte le questioni legate ad esempio ai problemi di rumore, al fatto che il COP possa non rispondere alle aspettative o ai valori promessi in fase di vendita. E poi, ancora ulteriore complicanza, c'è tutta la parte diciamo di permessi, di dimensionamenti e di interlocuzione con le autorità competenti, che anche in questo caso deve essere fatta in modo competente. Quindi end-to-end workflow significa che dalla progettazione fino al maintenance e fino al fine vita è essenziale garantire che ci siano competenze adeguate.
Solo con queste competenze adeguate i clienti finali possono diventare promotori veri e propri di una tecnologia che deve essere diffusa e che deve essere approcciata in modo moltiplicatore. Che cosa facciamo noi in Danfoss? Ci siamo resi conto che non si può semplicemente dedicarsi alla parte normativa e alla parte che chiamavo di push, e quindi tutta una serie di attività che inizialmente facevamo per i nostri dipendenti abbiamo iniziato ad aprirle per tutta la value chain. Non solo training teorici, face to face o online, ma tantissimi training in cui ci si sporcano le mani, perché è l'unico modo di garantire che la filiera sia in grado di gestire anche l'errore e che impari a gestire l'errore in una situazione di comfort e di sicurezza. Questi training tool che vedete, o mobile training unit più da banco o più grandi, le abbiamo sviluppate proprio per fare in modo che sia i progettisti che gli installatori possano interagire con la tecnologia che devono installare e progettare ed imparare dal punto di vista pratico come relazionarsi con questa tecnologia. Abbiamo questo mese dato inizio a un'academy vocazionale con Centro Studi Galileo, che ringrazio, con la scuola superiore, dove proprio per quello che dicevo cerchiamo di attirare i giovani talenti verso questa tecnologia senza aspettare che diventino ingegneri, perché non tutti devono essere ingegneri, ci possono essere installatori e anzi prima di essere ingegneri bisogna essere installatori. E quindi questa Academy ha proprio questo scopo di interessare alla tecnologia i giovani talenti. E perché abbiamo deciso di farlo? Perché sappiamo che c'è una necessità incredibile di forza lavoro. Relativamente all'Italia dobbiamo installare 8,6 milioni di pompe di calore per il 2030 e il segmento sta crescendo del 6,3%. Fra l'altro nel nord Italia è impossibile trovare in tempi brevi un installatore competente, che sia a livello domestico, industriale, che sia in grado di offrire anche in modo creativo soluzioni, ad esempio di waste heat recovery, e che quindi sia in grado di proporre la tecnologia, che è una tecnologia magica, in modo completo. E niente, quindi l'obiettivo dell'Academy è proprio quello di legare il fabbisogno della filiera con le necessità di creazione di competenza. Lo facciamo noi, ma lo facciamo anche con l'intenzione di promuovere dal punto di vista didattico il fatto che tutta la filiera, tutti i player si impegnino nella definizione dei curricula che siano integrabili fin dall'inizio della formazione degli studenti. Non mi soffermo sul curricula che abbiamo creato, in ogni caso potete vedere che si parla di termodinamica, di soluzioni idroniche, refrigerazione in generale, le tipologie di compressori, i controlli, il fatto che gli studenti capiscano che le pompe di calore non sono solo quelle aria-aria per il condizionamento e che c'è una grandissima opportunità nell'energy recovery. Questo proprio per interessarli. Danfoss non si ferma all'Europa, Danfoss è un'azienda globale e a dimostrazione dell'impegno abbiamo attivato questo centro di eccellenza che è dedicato a un tema che forse in Europa diamo per scontato, che è quello della cold chain in ambito alimentare. Il 50% del cibo in Africa subsahariana viene perso per strada. L'introdurre una tecnologia non serve solo a formare per avere un clima in casa gradevole, ma lo scopo principale di garantirci una adeguata sopravvivenza e un uso resiliente ed intelligente delle risorse.
Solo formando i professionisti in modo adeguato possiamo garantirci questa resilienza. E ancora il veder spaziare la tecnologia dal cibo al clima ci fa capire quali siano le potenzialità che questa tecnologia offre e quanto sia necessario investire nella formazione adeguata. Grazie. Thank you very much, and now I'm going to be the speaker. Okay, so good afternoon, everyone. As I said earlier, my name is Aya Elazari. I'm here to represent EPE today. So first of all, thanks for the organizers for today's opportunity and for the invitation. Just so you know, within EPE, I am the policy manager. So what I do is I usually take care of everything that is related to the F-gas regulation and refrigerants. And so that means that in today's presentation, I'm going to focus on three parts mainly. So I'm going to give a short introduction of the history of the EU F-gas regulation, but I won't focus a lot on that because other colleagues have already done so earlier. Then I'm going to talk about what is changing today in the landscape and what is it exactly we're working on the regulatory framework. Then I'm going to talk about the market's opportunities and challenges within this transition. And finally, what is the interaction between the different EU policies. So very quickly about EPE. We represent basically the RAC HP sector, the whole refrigeration, air conditioning, heat pump sector in Europe. We are Brussels-based and we usually follow the EU framework of policy, and our members basically represent the full value chain of the industry. So, about the history of the F-gas regulation, I won't talk a lot about this because I think all of us in the room know a lot about the F-gas regulation. But basically what we noticed is that since the first version of the regulation till the third one, which is the actual one, there's a way steeper phase down. We are way ahead of the Kigali amendments. But that doesn't come without challenges, of course, because ambition always brings with it its challenges. So what we really work on right now within the EU bubble is the implementation. So the implementation is becoming more and more central to the transition. We are increasingly relying on the implementing acts to define the practical rules of the regulation and how to implement it in practice. And we have noticed that there's a lot of ongoing discussions on the scope, the definitions, the reporting, for example. There's a lot of differing interpretations on a lot of the implementation acts. Just a few examples here. We have the labeling requirements, but also the placing on the market provisions. So these are elements that we try to follow and monitor on a very daily basis. And this leads me to the second point, which we have been noticing, is the growing pressure on derogations. So we have noticed that while the regulation provides a lot of flexibility, and that flexibility is mainly given through a few of the exemptions, we have noticed that these areas are receiving more and more pressure to be implemented, and especially questions about how to be implemented. So here, a few examples. We're talking about the LCCP exemption, so also commonly referred to as the eco-design exemption, the safety exemption, the member states exemption. I think there's already a few that have already been introduced since last year. And then there is the feasibility concerns that are rising. So we are entering now the second year of the entry into force of the F-gas regulation, but a lot of concerns remain about the availability of alternatives, the skills that we have, are there capable to follow the trends of the markets, and also the timing of the bans. So what we noticed generally is that this creates a tension between the ambition of the EU F-gas regulation, but also how to practically deliver it.
Then there is the framework in which we work. It's not final. We know that the EU F-gas regulation has quite a few of review milestones per se, so to review a bit the market transition and to assess whether there is a need for maybe to slow down a bit the ambition or to keep going at certain rates. So we know that there is going to be a few milestones. The next one is going to be in 2027, and that's going to be basically for the mobile refrigeration and the MAC sector. And then in 2028, it's going to be the evaluation of for the health sector, so the MDIs. In 2030, we're going to review the remaining product bans and the availability of alternatives. And then by 2040, a strategic review of the HFC needs and the phase-out trajectory. So what this means in practice is that for a lot of the industry stakeholders, it means an increased uncertainty for investment decisions. There's compressed timelines for technology shifts. We know that there is uneven transitions across the sectors, but also across applications, and the transition will also depend on the availability of alternatives, the costs and feasibility of these alternatives, and also the sector-specific constraint. So this raises a bigger question. How is the market actually evolving and responding to this EU F-gas regulation in order to meet these expectations? So on a yearly basis within EPE, we also conduct a market study where we try to monitor a bit the evolution of the markets. And we have noticed that, for example, there is quite a few solutions that are already starting to be implemented and where it's easier to move and switch to alternative refrigerants. So, for example, for self-contained refrigeration, for split refrigeration below 150 GWP, also for water chillers, for mobile air conditioning, and also for monoblock air conditioning and heat pumps. So for these applications specifically, we have noticed that they are feasible. The industry is willing to scale up the transition to alternative refrigerants, and these bans are considered achievable with the use of certain exemptions, of course, like the safety and the time-limited exemptions. However, we have also noticed that there is a few applications in which this transition is going to be way harder and is considered way more challenging. So I think it has also been mentioned earlier by the colleagues from Eurovent, but we have noticed that also for the air-to-water single splits, which actually are going to be banned starting from January 2027, so that's in really just a few months. For this category of application, we have noticed that it's very, very hard to find an alternative or to move to alternative refrigerants. This difficulty mainly comes either from safety requirements, but also from building constraints, and we know that monoblocks are difficult for a significant proportion because it increases the costs and it cannot cover the application of the split air-to-water in all cases. There is also the air-to-air single splits under 6 kilowatts, and for those also we have noticed that it's going to be hard to shift towards alternative refrigerants. And in 2024, for example, less than 0.1% of new units used hydrocarbons. So that's very, very little fragment of the market. And a transition to full hydrocarbons requires a complete redesign of the components, which can take up to 10 years in certain cases. And of course, there is also the safety limitation. And then finally, there's the multi-splits below 12 kilowatts, but also the air-to-air single splits below between 6 and 12 kilowatts. And these are going to be banned by January 2029. And for these also, it's very hard to move to alternative refrigerants.
So what does this mean in practice is that we have noticed that the sector is like really in a very complex and complicated transition moment. It's very crucial because there's a lot, it's a very tight line to walk on for the industry, and it's also a lot of elements and requirements that need to be placed together like in a puzzle. So there's first of all the energy efficiency elements. So we know that for a lot of these products, especially for the heat pump industry and for the clean heating industry, we know that we rely a lot on the energy efficiency first principle, because that's what makes these kind of products and technologies very attractive. There is, of course, the revised F-gas regulation, which now has started since 2024, but which also introduces a lot of bans for a lot of refrigerants. And there is the big hanging cloud, which is the PFAS restriction proposal. For information, the public consultation for this one has started today. So a lot of us are probably going to be involved in the process of providing the industry views on this one. And so what remains of refrigerants that may not have been covered by the F-gas regulation, we're scared could be covered by the PFAS restriction. And so this leads us to this timeline, which shows the overlap of all these policies, these EU policies, which shows that by 2030, for example, the choice of refrigerants is going to be very, very limited. If the PFAS proposal goes through and bans the HFOs, for example, then the choice of refrigerants is going to be very limited, which is why, as an industry, we try to remind that it's important to balance the policies to ensure a promotion of efficiency, to optimize products to the correct applications as per EPBD, but also to avoid having a very limited option for refrigerants and allow for these heat pumps and refrigeration technologies to be scaled up in the EU. We believe that this is very important if we want to reach our climate goals, which is the decarbonization of the heating in Europe. So it's very important for us that we consider all these policies together and not in silos. And finally, maybe to conclude, I would like to conclude also on quite of a positive note, however, which is that we should not forget that the heat pumps scaled up at a very big level in the EU will allow us to reduce fossil fuel emissions by a very, very, very big amount. So that should be the priority for the EU, and we believe that the refrigerant transition should not slow down the heating transition, but instead it should help to create more opportunities for the decarbonization industry. And that's it. Thank you very much. Yeah. So, are there any questions for me or for Gaia? Yeah, I see a hand there. Okay, I'll speak in English. Is that okay? Yeah, of course. So, if I understand correctly, in order to promote the environment, the European Union wants to electrify the heating in households, and at the same time, they want to electrify the entire car fleet. So, we need to go from combustion engine to battery cars. We need to go from gas stoves to heat pumps. So, there is an enormous request of electricity, but at the same time, under the same banner of protecting the environment, we are closing down our nuclear power plants. I think you're from Belgium. I'm from Belgium as well. I've been living for 20 years in Italy. But how do you see that policy working out? If we're closing our electrical, the nuclear power plants, and at the same time you want to electrify everything, how do you think that's going to work out? That's my first question. And the second question, of course, is we want to go, and everybody wants to improve the environment. But if you want to, go for environmentally friendly refrigerants, and at the same time you're banning the PFAS and all, are you really sure that it's a feasible policy, and aren't you afraid that it will have very big
negative impact for our European industry, specifically our automotive industry that can't compete with the Chinese when it comes to batteries. And if you calculate that every battery car has got 500 kilogram of chemical waste underneath it, and after 6 or 8 years you have to throw it away, do you know how much kilo or ton of batteries that we're going to have that we have to dispose? So I'm kind of wondering if it's feasible to close down the nuclear power plants to protect the environment and at the same time electrifying all of the heating and all of the car fleet. I kind of doubt the feasibility of that. Thanks a lot. Maybe I'll take the first question, the second one. I'll give you, Gaia, the first one. So I'm not really very familiar or outspoken about the nuclear. I know it's a very sensitive topic. So maybe I'll focus more on the second question, which is, do we see that if we ban the PFAS, how do we see how do we see the feasibility for the industry? And our answer is that we need to do a case-by-case basis. Basically, we need to see what industries are really important for the competitiveness of the EU, and for that we have to really assess whether there is a big need for this industry to remain, and if so, then how do we move forward to these PFAS bans, and how do we scale that up towards a timeline that could be more practical for the industry. So yeah, that is a bit my answer. And Gaia? It's a tricky question, and actually the need of the paradox of electrification and at the same time increased need of electricity is something that we cannot fix in a day. There's a clear trend. We need electricity not only because of electric cars and heat pumps. We need electricity for data centers as well. But only investing in technology can drive technology improvement. And I always believe that being an early adopter of a new technology gives you a competitive advantage. And specifically in relation to heat pumps, I do believe that Europe has a great competitive advantage. And we really need to invest into this technology. And historically, we've been leading technology in many different sectors. Unfortunately, we have forgotten to invest in car industry for 15, 20 years. And we've been taken over by Chinese producers and by a technology that's very simple. Electric motors are extremely simple to produce. Heat pumps are a little bit more tricky, and again, we have a great competitive advantage. Baby steps by investing in the technology will improve it. We cannot fix it in a day, but we will fix it, and hopefully will lead the transition and sell the technology across the other continents. In relation to nuclear, technology as well is improving, so who knows? Increasing the need of electricity will also push and promote electricity production in a more efficient and greener way. So I'm still positive in relation to technology, and I believe that we have to invest. For sure, we need to be pragmatic. Regulation is complex, but there's an opportunity that Europe needs to manage and to push on. So. Yeah. Thanks, Gaia. And maybe just to complement, I think from the European perspective, what we've noticed is that the Commission has been more aware maybe of these concerns of competitiveness. We have noticed it with a few initiatives that have been taken by the Commission. We've seen the omnibuses. There's, I think, even in their agenda for this new term, it's more about the industrialization and how to keep the EU more competitive. But what we also know is that, so we hear that they hear us, but we are still waiting on the practicality of how this is going to be implemented on the ground. So unfortunately, at this stage right now, we cannot say how at the EU level we're going to manage this competitiveness, but we are hoping to see maybe clearer signs for the industry to have more certainty to move forward. So yeah. Any other questions?
Mi chiamo Simone Portalupi e sono un formatore di centro studi e diciamo, ho la fortuna anche di far parte del progetto che prima la collega di Danfoss ha indicato come formazione per le scuole. E abbiamo parlato di una filiera, abbiamo parlato dei produttori, abbiamo parlato del mondo dell'installazione, del mondo della normativa e tutti ci rivolgiamo al mercato. Prima Gaia ha sottolineato una cosa, siamo persone e le persone che rappresentano quel mercato a oggi non hanno le informazioni corrette. Tutto quello che noi spendiamo e investiamo in evoluzione tecnologica, normativa, dovrebbe anche prevedere, e chiedo se esiste qualcosa del genere, una istituzionalizzazione della comunicazione, della divulgazione verso il mercato, perché le persone comprano, a livello di marketing, comprano in due modalità, spaventale e confondile, oppure attraile. E diciamo che non siamo né in una né nell'altra modalità. Abbiamo vissuto anni tumultuosi, li stiamo ancora vivendo, quindi qual è una prospettiva per questo, per andare in quella direzione? Perché il mercato c'è, però deve conoscerci, c'è ancora scarsa percezione dal mio punto di vista per quello che mi è tornato negli anni di formazione dagli installatori, dal mercato. È un tema secondo me che va messo sul tavolo. Yeah, thanks a lot. I'll give a try to your question. I think this is something that we really try to work on. We know it's hard, and we know that it's very hard to communicate on these technologies to the market. We are very aware of that. Our level is at the EU level, basically, so we try to maybe mainly communicate with other associations, but what we're trying to do now is maybe get more in contact with the national authorities, national associations, because we have noticed that we can't just keep acting on the European level because that's such a small bubble. So what we try to do is basically be more in contact with national associations to spread these messages a bit further. We try to work on guidelines, we try to work on very simple communication elements that maybe should have been the Commission's job, but we try to help as much as we can. But again, it's very hard to reach all 27 member states at the stage that we're at. But we have noticed that for certain countries, for example, we are building a closer and closer net. So notably for Italy, Spain, Poland, we are trying to be more present, and we're trying to also be more present now also in other countries like in Germany, in Netherlands, through national associations. Unfortunately, we don't go really that much in contact directly with the end users, for example, or installers, but we try to go through national associations because we understand that that's also their realm of action, and we wouldn't want to overpass them and go straight to the end user or installer. So yeah. If I can compliment here, a lot pass by the education, as mentioned by Danfoss. If the installers are properly skilled, installers are able also to get traction on the market. For an average Italian, an heat pump is a split unit. There is way more than a simple split unit on the wall. If the installers are able to properly guide the customers, also the choice between heat pumps and boilers will be easier. So a lot pass by the education, first of all, of the installers, in my opinion. Thanks a lot. Yeah, maybe we close down now? Yes, thank you, sir. So, thank you very much to Aya, thank you very much to Ilaria, thank you very much to Francesco, thank you very much to all the panelists of this first session. We go now to the second session. I will be moderating the second session. Parlo italiano, se mi spiace, vi parlo italiano. Siamo quasi tutti italiani qua dentro e farò la moderazione di questa sessione che è molto interessante perché parleremo di tecnologia, di sistemi, di componenti, soprattutto con i nuovi refrigeranti. Quindi avremo qua con noi Marchesini, ma penso che sia stato sostituito da Federico Musazzi, il segretario di Assoclima. Avremo Francesco Fabris, per piacere se potete venire qua sul palco gentilmente. Abbiamo poi Bill Trizzis di HRI per conoscere la situazione americana
ovviamente siamo anche interessati non solo all'Europa ma anche all'America. Il moderatore sarebbe dovuto essere il professor Fabrizio Enrico del Politecnico di Torino, che è in leggero ritardo. Vi ricordo che alla fine di questa sessione abbiamo un momento di incontro, un cocktail con degli stuzzichini per mangiare e parlare tutti insieme, con anche da bere, quindi possiamo poi chiacchierare e discutere di quello che succede in questa sessione. Poi dopo, verso le 5, sarà in fondo al corridoio questo spazio per il cocktail. Quindi, detto questo, chiamo il primo speaker, che è appunto Federico Musazzi di Assoclima, che ringrazio tanto per sempre l'ottima collaborazione. Anzi, vedo qua Enrico Fabrizio è arrivato giusto in tempo, proprio giusto per l'inizio della sessione. Grazie Fabrizio. C'è qui il tuo allora, abbiamo il Politecnico di Torino. Qui Brice, sì, perfetto. E mettiamo al posto mio. Abbiamo anche quello di Fabrizio. Non ce l'abbiamo, lo mettiamo poi dopo. Sì. Tanto sistemati, stai tranquillo un attimo. Ok, grazie a Federico Musazzi per essere qua con noi. Il puntatore solito. Sì. Parlo anch'io in italiano e innanzitutto vi ringrazio dell'invito. Io sostituisco il presidente Marchesini, purtroppo in questi giorni di fiera si sa come funziona, ci teneva a esserci ma è rimasto bloccato in un impegno, mi ha chiesto di sostituirlo, spero di riuscire a farlo nella maniera migliore possibile. Sono il segretario di Assoclima. Assoclima è l'associazione che all'interno di Anima Confindustria, quindi il grande e variegato mondo dell'industria meccanica, rappresenta il settore della climatizzazione, quindi tecnologie per il riscaldamento, tecnologie per il raffrescamento e per la produzione di acqua calda sanitaria. All'interno di questo mondo ovviamente tutta la tematica di cui stiamo discutendo adesso, con la transizione nella transizione, quindi all'interno di quella che è la transizione energetica, anche il passaggio verso a gas refrigeranti sempre più compatibili con l'ambiente è un tema assolutamente rilevante. Per quello che riguarda l'associazione, noi facciamo parte di un network europeo di associazioni, siamo un'associazione con oltre 60 anni di storia e fortunatamente molto rappresentativa, perché abbiamo 85 associati che rappresentano circa il 90% di quello che è il mercato nazionale HVAC. Mi piace partire da un punto con la mia presentazione che è legato a uno studio che abbiamo fatto recentemente e che mette in evidenza quello che diceva anche Gaia nella sessione precedente, comunque anche altri colleghi, sul peso della manifattura europea e il peso della manifattura italiana in questo settore. Quindi noi abbiamo commissionato uno studio recentemente ad European House Ambrosetti, dove emerge che l'incidenza della produzione italiana nel segmento delle pompe di calore è un'incidenza elevatissima. Se andiamo sopra una certa fascia di potenza, sopra quindi i 18 kW, stiamo parlando di tecnologie che in larga parte sono di produzione italiana. Siamo consapevoli che la fascia un po' più critica sia quella dove probabilmente ci sono le maggiori potenzialità, perché sono quelle legate al segmento residenziale, quindi sotto i 18 kW, lì c'è una quota parte minoritaria, ma diciamo che noi vogliamo avere anche un approccio positivo, quindi riteniamo che l'esperienza e la storia che il settore ha, ad esempio nell'ambito del non residenziale e del commerciale, possa essere una buona leva proprio per cercare di penetrare come quota di produzione italiana ed europea sempre di più anche in questo segmento. Più in generale, quello che ci piace anche sottolineare è
la propensione dell'industria a investire in rafforzamento di capacità produttiva, a investire in persone, e questo è stato messo in evidenza da una survey che abbiamo fatto negli ultimi mesi, dove abbiamo chiesto a alcuni imprenditori quale sarà la loro propensione a investire nel prossimo biennio e poi nel periodo successivo 2028-2030. Ed è venuto fuori un dato interessante, che almeno 4 su 10 intervistati ha risposto che si aspetta di investire in rafforzamento della capacità produttiva almeno più del 30% rispetto al periodo precedente. E questo è un dato che crea anche grandi aspettative in alcuni strumenti che a livello europeo si stanno definendo proprio in questi mesi, l'ultimo dei quali è l'Industrial Accelerator Act, che si propone proprio di supportare e sostenere la capacità produttiva di tecnologie critiche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della decarbonizzazione in Europa. Siamo andati quindi a segmentare e a vedere come è fatta una pompa di calore, quali sono le componenti principali, e a motivare quello che dicevo all'inizio, quindi che una larga parte di produzione è europea e nazionale. E questo grafico mette in evidenza, con un dato che appunto arriva a un 59% di produzione di pompe di calore fatte in Italia, che sale fino all'87% se consideriamo il perimetro europeo, giustificato dal grafico che vediamo. Quindi siamo andati a individuare i componenti principali di una pompa di calore, dal compressore alle pompe, all'evaporatore, al condensatore, quindi tutta una lista, e per ciascuna di queste, grazie appunto allo studio che vi dicevo prima fatto con The European House Ambrosetti, siamo riusciti a individuare qual è la quota parte di produzione nazionale, la quota parte di produzione europea e quello che invece è il peso della produzione extraeuropea. Questo consente di sostenere con dei dati numerici, con delle basi più scientifiche, appunto il messaggio legato al fatto di dire: se investiamo in questa tecnologia facciamo del bene sia all'ambiente, perché investiamo in una tecnologia che consente di mettere insieme i 3 macro obiettivi della decarbonizzazione, che sono quelli di risparmiare sui consumi energetici, di utilizzare sempre di più un vettore energetico rinnovabile e di contenere le emissioni. Quindi investiamo in una tecnologia che è centrale ai fini della decarbonizzazione, ma investiamo anche in termini di competitività, perché abbiamo tante imprese di diversa tipologia, quindi grandi imprese, piccole e medie imprese, che lavorano in questo indotto, e quindi riusciamo in questo modo a cercare di stimolare un percorso che fa bene, riteniamo, anche la nostra industria. Certamente si chiama transizione proprio perché non è un qualcosa che si schiaccia un interruttore e dall'oggi al domani si riesce a mettere in atto, però quello che stiamo chiedendo come industria è di avere un orizzonte stabile il più possibile, proprio che per consentire di programmare gli investimenti nel medio e nel lungo periodo, e di esercitare anche una comunicazione a tutti i beneficiari di questa tecnologia che sia coerente, che sia semplice e che possa dare appunto delle indicazioni certe. Prima si è parlato e si è fatto vedere qualche numero sul mercato delle pompe di calore.
Noi ieri come associazione abbiamo presentato i dati di vendita del 2025 con un messaggio sostanzialmente positivo, quindi è un settore che differentemente da altri sta continuando a crescere e lo vediamo anche in termini di parco installato. Questo grafico evidenzia come sta crescendo negli anni il parco installato di pompe di calore, quindi lo vediamo nell'istogramma. Al 2024, col 2025 i numeri sono ovviamente aumentati, parliamo di un parco macchine di circa 23.260.000 pompe di calore, quindi numeri importanti che fanno dell'Italia uno dei paesi principali, ma l'altro dato forse ancora più significativo è che sta crescendo anche il numero di pompe di calore che vengono utilizzate come tecnologia anche per il riscaldamento, come tecnologia principale per fare riscaldamento. Quindi questo è un qualcosa che noi stiamo cercando di portare avanti proprio come concetto, sia per quanto riguarda le soluzioni idroniche, dove probabilmente è più facile pensare che la tecnologia vada a sostituire ad esempio quella con una caldaia, ma anche per le soluzioni aria-aria, dove cresce anche nell'ambito del residenziale la percentuale di pompe di calore che sempre di più integrano e in alcuni casi diventano la soluzione primaria per fare ovviamente non solo il raffrescamento ma anche il riscaldamento fino all'acqua calda sanitaria. Quindi ecco, diciamo che siamo forti nei nostri messaggi o ci facciamo forti di questi dati, con un'altra tendenza che stiamo cercando di intercettare, che è quella della dotazione delle macchine in termini di gas refrigeranti. Abbiamo visto che la sfida è una sfida sicuramente ambiziosa, che porta con sé tutta una serie di adeguamenti e di evoluzioni che riguardano la tecnologia, riguardano le competenze, quindi la formazione, però ecco, quello che già noi oggi vediamo succedere sul campo, prima ancora dell'avvento, diciamo, del nuovo F-gas in termini di tempistiche, abbiamo visto il 2027 in avanti, e che se guardiamo le diverse famiglie di tecnologie a pompa di calore, vediamo che il GWP medio dei gas refrigeranti contenuti all'interno delle macchine si sta gradualmente abbassando, e questo è sicuramente un qualcosa di positivo. Lo vediamo in questa situazione con dati dal 2019 al 2024 e vediamo tutti, ovviamente girando anche per gli stand qui in mostra convegno, quali sono appunto le tecnologie e i gas refrigeranti che vengono utilizzati nelle macchine, appunto sempre più verso utilizzo di gas naturali o comunque a basso GWP. Ovviamente diciamo la CO2, monitoriamo anche questo, il totale della CO2 immessa sul mercato, quindi contenuta nei gas refrigeranti delle apparecchiature, sta crescendo, ma sta crescendo in termini assoluti e non in relazione al numero di macchine. Questo perché ovviamente cresce il parco installato, ma diciamo l'impatto ambientale del parco macchine in termini assoluti è un qualcosa che sta diminuendo. Da ultimo chiudo con anche qui un monitoraggio che metteremo volentieri a disposizione di come stanno andando negli anni i gas, le tonnellate di differenti tipologie di gas immessi sul mercato, quindi contenute nelle macchine che vengono immessi sul mercato. E ovviamente c'è una presenza ancora importante dell'R410 e dell'R32, che però vediamo sta crescendo in maniera sensibile, così come nella parte destra vediamo una
crescita nell'immissione sul mercato di macchine che contengono gas refrigeranti sempre più in linea con le evoluzioni future del regolamento. Quindi ecco, questo è un qualcosa che ancora non ci permette di apprezzare quello che potrà succedere nei prossimi anni, che però ci dà l'idea di come il settore, pur con tutte le difficoltà e gli sforzi che stiamo vedendo anche in questa occasione, però sta già facendo e sta dando i risultati sul mercato. Tutto questo per dire che i nostri messaggi di fondo si possono riassumere in due parole, direi. Uno è stabilità, quindi avere delle misure, non sono originale, però è effettivamente un messaggio a cui ci teniamo, cercare di avere delle misure stabili, una volta tracciata la traiettoria, evitare di cambiarle o di definire stop and go, incentivi pazzeschi che poi scompaiono o su cui si ha incertezza, quindi stabilità e coerenza. Abbiamo visto ci sono tante misure, F-gas, ecodesign, PFAS, prestazioni degli edifici rinnovabili. La vera sfida, si parla tanto di sinergia, e cercare di avere una idea unica di una traiettoria anche nel definire misure che a volte rischiano di sovrapporsi e rischiano di far perdere un po' di coerenza in tutto questo. Quindi questo è un po' parte anche del lavoro che cerchiamo di fare, ovviamente insieme anche ai vari partner, e quindi grazie ancora per questo invito. Faremo una breve sosta di domande dopo il secondo relatore, quindi Francesco Fabris, prego, che ci parlerà di trasporti refrigerati. Dovrebbe esserci il puntatore. Allora, questo. Ah, sono di fila, sì. Tutto di fila all'altro, quindi vai avanti. Good afternoon to everyone. First of all, thank you very much for the invitation. My name is Francesco Fabris. I am the scientific coordinator at the International Institute of Refrigeration. And I would like first to bring the greetings from our Director General, Jos Alush. And firstly, I want to spend a bit of time introducing what is the International Institute of Refrigeration. Our institute was founded in 1908, and it is an intergovernmental organization which has as mission to foster collaboration and spread knowledge in all fields of refrigeration, from low temperature to high temperature. And to date, the association, the network of IIR counts 59 member states and a network of more than 390 experts from all over the world. And one of these, of course, partners of IIR is also Centro Studi Galileo, which is part of the network as well. And in the latest part of 2025, IIR collaborated with UNEP, so with the United Nations Environment Programme, to release a series of technology briefs related to the cold chain. So it released 4 technical briefs on the cold chain technology, one on commercial and domestic refrigeration, one on marine applications, so fishing vessels, one on walk-in storage rooms in Article 5 countries, and the latest one is on road refrigerated transport in hot climates, which is the topic of my presentations today. And of course, this technology brief was prepared by experts, members of the IIR network. So, refrigerated transport is sometimes underestimated, but actually a huge number of refrigerated vehicles are present worldwide. It has been estimated that 5.7 million refrigerated vehicles are currently in use all over the world, with projections to increase significantly up to
approximately 10 million vehicles by 2050. And it has been assessed that a significant increase is happening in the global south, so in the hot areas of the world, including also, for example, Europe, because the temperature is rising considerably also in this kind of normally mild climates. And just to provide a brief information on what are the main components of a refrigerated transport system. We have, of course, the refrigerating unit or the thermal energy storage. We will go more on detail on that later. The insulated box, which is the box in which all the products to be transported are placed into. The traction of the vehicle itself. It is a source of emissions, of course. And another key component for the overall carbon footprint of refrigerated transport is practice and logistics. These are the main components of the thermal load, which is what we need to contrast with the refrigeration unit in transport refrigeration. So you have the pull-down thermal load, which we need to pull down the temperature of the insulated box before loading the products inside and performing the delivery mission. Infiltration of the air during the door openings, the conduction through the walls, and of course the solar radiation. So these are some, I will be brief, but I wanted to present some numbers just to give an idea of why it is important to focus on the influence of temperature or the influence of hot climates in transport refrigeration. So in these graphs, we have on the left the impact of temperature on the refrigerating unit capacity. In light blue, it is the capacity for medium temperature applications, so for medium temperature truck for chilled products, and on dark blue for frozen products. And we can see that increasing the temperature from the nominal design point of 30 Celsius degrees up to 50 Celsius degrees, we have a strong decrease in cooling capacity, down to 15% for medium temperature and 44% for low temperature. At the same time, of course, increasing temperature increases the thermal load. So the conduction load on the insulated box increases up to 40% for medium and 67% for low temperature trucks. But the temperature is only one side of the story. Of course, we need to also take care of humidity. So in hot climates, we can more or less define a desertic climate, so a dry, hot climate, and a tropical climate, which is much more characterized by a high level of humidity. And in these cases, we can see that for dry climates, the influence of humidity is reduced compared to the tropical climate, but for tropical climates, the presence of a significant amount of humidity can increase the total thermal load up to more than double. If we, of course, here these numbers are with assumption of a total replacement of air inside the insulated box with external air. And this can also influence the effect that we have or the time that we need to recover the temperature set point inside our truck. So this time, also depending on the temperature and the humidity conditions, can increase up to 4 or 5 times in tropical climates. And this presents a huge threat also from a safety point of view, because the products inside might be then spoiled, and during if the recovery time to the temperature set point lasts too long. So, some key takes on what causes the insulated box thermal load. So, conduction, regarding conduction, the K value, which is the global heat transfer coefficient, is the most important parameter for long distance transportation. This K value has been found that can be effectively lowered down less than the limits prescribed by the ATP regulation with proper construction. The radiation becomes effective and important during parking and queuing,
because during travel, actually the radiation is compensated by the increased convection of the moving vehicle. And the infiltration can be lowered placing air curtains or plastic strips. So some recommendations in terms of design and good practice. From a design point of view, of course, we should prefer a design that minimizes the overall heat transfer coefficient and to use a wide surface to reduce radiation. And of course, it might seem trivial, but a good maintenance of the box and keeping the external surface clean, parking the shadow, all of these are behaviors which might sound obvious, but actually can really lower the overall thermal load of the truck. From the point of view of the refrigeration unit, we know that undersizing the unit causes a long recovery time of the temperature set point. But on the other side, oversizing introduces losses because most of the time the unit is going to work in partial load. So, of course, we should rely on the COP, the coefficient of performance, to compare and evaluate the performance in our design point. But the design point is not everything. So we should use a properly designed component and properly sized equipment for the design point, but also introducing an electrical connection between the driveline and the compressor of the cooling unit provides more flexibility to the cooling unit itself and allows to have control of the cooling power, and also it prepares integration with renewables. There are some projects also available in literature in which solar panels are placed on the roof to provide some extent of energy during the delivery missions. So we should properly design the unit, consider COP as an indicator, and use an electrical connection for control capacity. The unit should be properly maintained, and the unit should be turned off when the doors are open. One option to increase sustainability is also inserting thermal energy storage. In terms of latent energy storage, that is, there are two ways. One is using eutectic plates, so a phase-changing material, but also the possibility of using water, ice, dry ice, liquid CO2, liquid nitrogen. These, of course, are single-use while the PCM is reusable. And this is useful because the cooling power is nearly independent from the outside temperature. The outside temperature, of course, influences the time in which we can maintain the temperature inside. And thermal energy storage can be very useful for urban delivery. So nowadays we have zero emission zones, also in terms of noise pollution. If we have a thermal energy storage, we can achieve zero emissions locally. And of course, we should also consider refrigerant emissions. It has been proven in literature that 10%, between 10 and 37% of the charge is actually emitted or leaked into the atmosphere. Currently, the market is almost entirely using F-gases, mostly R452A in the latest years. So we should use natural refrigerant or try to use natural refrigerants, which to date are not available as a commercial solution. But it has been demonstrated that hydrocarbons can provide higher COP than F-gases, and also CO2 can be an option. It has been demonstrated for containers and under demonstration for refrigerated vehicles. So concluding, these are the key takes of the technology brief. The high ambient temperature and humidity increases significantly the thermal load and negatively affect the performance of the cooling unit. Low overall heat transfer coefficient could be achieved with proper design of the insulated box. The proper sizing of unit, use of efficient components and electrical connection to the driveline can reduce energy consumption and emissions. And we should try
to apply natural refrigerants also in refrigerated transport, which is a sector which is far behind compared to other sectors of refrigeration. Natural refrigerants can be the long-term solution, and of course, a final remark which might be trivial, but it is not. Maintenance and good practice can make the difference. This is the link to access the technology brief, and also if you are interested in the other technology brief of the cold chain, you can find all of them in the IAR website. And with this, I would like to thank you for your attention. Thanks. Are there any questions on those two first speakers? Qualche domanda per questi primi due relatori? Una domanda. Io una domanda, faccio in italiano, se non vi spiace. Tanto. Va bene. Parliamo quasi tutto italiano qua. La domanda che mi ero segnato, tra l'altro, perché secondo me è una cosa importante, è: voi dite che le tecnologie sono mature per i nuovi refrigeranti, si vede qui in fiera che le tecnologie sono mature, ma come si fa a far sì che il mercato raggiunga questa maturità dei prodotti? Arriva prima il prodotto o prima il mercato? Prego, tutti e due direi. Ma allora, io ritorno su quello che si è detto prima, che a mio avviso, diciamo, il tema della formazione è un tema fondamentale, no? Quindi, diciamo, accompagnare l'evoluzione tecnologica con una cura di tutta la filiera, per cui diciamo, essere sicuri. E noi abbiamo anche, diciamo, la sfida di lavorare in una filiera lunga, perché c'è la parte di produzione, ma c'è chi installa, chi progetta, c'è la distribuzione, ci sono tanti soggetti. Quindi il tema della formazione è un tema fondamentale, e anche vedendo gli investimenti che fanno le aziende produttrici, con molte delle quali hanno delle academy, hanno comunque tante attività di formazione, quindi diciamo, dirò probabilmente una cosa banale, ma penso che sia fondamentale quella. E poi ovviamente, come dicevo anche prima, cercare di dare stabilità alla legislazione, perché probabilmente è meglio avere un obiettivo ambizioso ma certo, piuttosto che iniziare con un obiettivo ambizioso che poi viene cambiato, viene reintrodotto, e questo va contro appunto a una pianificazione che le aziende devono necessariamente fare con un orizzonte più stabile possibile. Quindi io vedo fondamentalmente queste due condizioni. E invece il mercato del trasporto refrigerato com'è adesso? Come dicevo, il mercato del trasporto refrigerato è fondamentalmente indietro, secondo me, da altri settori della refrigerazione. Quindi, rispondendo alla domanda se arriva prima il prodotto o la domanda, mi sento di dire che è necessario che prima di entrambi arrivi la politica, o comunque le regole, perché tendenzialmente il mercato o le applicazioni di trasporto refrigerato sono a medio-lungo termine, nel senso che è stato calcolato che il parco europeo di veicoli refrigerati ha un'età media di circa 12 anni, che vuol dire che ci sono sia veicoli nuovi, ma anche veicoli vecchi di 20-25 anni. Infatti non è inusuale avere ancora in circolazione impianti o veicoli refrigerati che utilizzano R404A o 410A. Da questo punto di vista, secondo me, il settore del trasporto refrigerato verrà trainato dagli altri settori della refrigerazione, che di fatto si tratta di scalare verso il basso le soluzioni che devono essere rese disponibili per altri settori. Questo è quello che quantomeno sta succedendo attualmente, e serve dell'appoggio dal punto di vista legislativo, perché i limiti per il settore del trasporto refrigerato sono ancora molto vaghi. Grazie. Bene,
Vi ringraziamo e passiamo al blocco successivo dei relatori. Abbiamo Bitzer, prego. Buongiorno. Allora, Simone Girardi, Gianmarco Gottardo, Bitzer presenteranno la relazione Efficiency Management in Data Center, Application through Combined Optimization of Hybrid Evaporator, Screw Compressor and Water Cooler Condenser. A faccia destra, sì. Perfetto, grazie. Ok, buongiorno a tutti. Il mio nome è Simone Girardi. Oggi insieme al collega Gianmarco Gottardo rappresenteremo Bitzer e parleremo di componenti e di sistemi. Vorrei innanzitutto ringraziare l'organizzazione per averci invitato a questa conferenza e averci dato questa opportunità. E andremo a parlare dei componenti che Bitzer ha recentemente proposto sul mercato per migliorare l'efficienza dei chiller nelle applicazioni data center cooling attraverso i componenti compressore, condensatore ad acqua ed evaporatori. In questa slide inizieremo a vedere le differenze fra due tipi di configurazioni di chiller, le configurazioni che hanno avuto maggior successo nel recente sviluppo del mercato dei data center. La prima è quella nella quale vengono utilizzati gli scambiatori di calore, gli evaporatori ad espansione secca, e l'altra sarà quella con gli evaporatori allagati o ibridi a falling film, anche comunemente chiamati spray evaporator. Nella prima configurazione con espansione secca, generalmente l'evaporatore è un evaporatore a fascio tubiero, dove il refrigerante passa all'interno dei tubi e abbiamo l'acqua o il brine nel lato mantello. E ha dei vantaggi questa configurazione, nel senso che abbiamo qui questo elenco, 4 punti, avremo una semplicità nella configurazione del sistema, una macchina molto compatta. Avremo un vantaggio nella bassa carica di refrigerante, bassi costi di investimento e, molto particolare per l'applicazione, un'efficienza, una performance elevata anche ai carichi parziali, cosa che nelle altre applicazioni in comfort cooling, ad esempio, non viene raggiunta da questa configurazione. Questo grazie al salto dell'acqua, che normalmente in queste applicazioni è intorno a 10K, consente di ottenere la caratteristica di questa configurazione, ovvero avere un superheating di 5K, 5 gradi Kelvin ad ingresso compressore senza nessuna criticità dal punto di vista delle performance. È un grande vantaggio. Quindi come risultato avremo che la temperatura minima di approach, la minima differenza di temperatura fra la temperatura di uscita dell'acqua e la temperatura di evaporazione si muoverà in un range fra 1 Kelvin e 1 Kelvin e mezzo, che sono dei risultati notevoli dal punto di vista delle performance. Gli svantaggi è rappresentato principalmente nel confronto con l'altra soluzione che andremo a vedere fra poco, è che le performance a pieno carico sono nettamente inferiori dovute al meccanismo stesso di scambio termico. Quindi questa differenza di temperatura minima fra i fluidi sarà sempre superiore ai 2 Kelvin. Le soluzioni Bitzer proposte per i vari componenti saranno la serie CSV/CSH per i compressori a vite, la serie KE per i condensatori raffreddati ad acqua e la serie SQD per gli evaporatori a espansione secca. L'altra configurazione utilizza un'altra tipologia di evaporatori, quelli chiamati allagati o ibridi e falling film. Sono ugualmente degli evaporatori a fascio tubiero, dove in questo caso però l'acqua passa all'interno dei tubi e il refrigerante evapora sulla superficie esterna dei tubi, quindi lato mantello. In questo caso i compressori normalmente sono di due tipologie, o a vite o anche i centrifughi. I vantaggi: in questa tipologia di macchina ha delle performance nettamente superiori alla precedente, in tutte le condizioni di carico, e le temperature di approach, quindi per esempio la solita differenza di temperatura fra i fluidi, in questo caso è molto ristretta, può variare fra 0,4 Kelvin e 0,8.
Un altro vantaggio è il design meccanico molto più robusto grazie all'utilizzo di tubi con uno spessore maggiore. Purtroppo ci sono degli svantaggi, la cosa negativa è purtroppo questa configurazione richiede una complessità, l'aggiunta di componenti per fare il controllo e nel caso dell'utilizzo di un compressore a vite l'aggiunta di un separatore d'olio esterno e di un sistema di recupero dell'olio. Questo per evitare che l'olio si vada ad accumulare nello shell degradando le performance dell'evaporatore. Passo adesso la parola a Gianmarco che ci parlerà dei compressori. Grazie Simone di questa introduzione. E quello che vogliamo mettere in luce oggi sono gli ultimi sviluppi tecnologici per quanto riguarda le gamme di compressori e in particolare nell'applicazione data center ha luogo per la maggiore il compressore semiarmetico a vite compatto, che vediamo essere il più utilizzato e il più frequentemente applicabile. In questo caso vediamo qui un'immagine di un compressore di ultima generazione in cui sono presenti le ultime tecnologie disponibili sia a livello meccanico che a livello elettronico. È un compressore, appunto, come si diceva, il CSW-105 a vite semiarmetico compatto, quindi con separatore dell'olio integrato, adatto a refrigeranti a basso GWP come l'R1234ZE piuttosto che l'YF, in grado di raggiungere e di soddisfare quelle domande di carico termico oramai sempre crescenti che appunto richiedono l'applicazione di heat cooling. Per esempio in questo caso con il refrigerante ZE riusciamo a raggiungere con il modello di capacità maggiore fino a 1900 kW con un ER del compressore intorno a 6,4 alle tipiche condizioni di un data center con condensazione ad aria, quindi parliamo di temperatura saturo in aspirazione di 19 gradi e condensazione attorno ai 50 gradi. Ecco che per soddisfare questi grossi carichi frigoriferi che appunto sono necessari per questi centri di calcolo non si può prescindere dall'ottimizzare quanto meglio si possa la tecnologia per ridurre i consumi energetici. Ecco che cerchiamo di dettagliare quali sono le tecnologie messe a disposizione in questa gamma di compressori semimagnetici compatti che può sembrare l'estensione dei precursori dei precedenti CSW-95 in cui si va a di fatto raddoppiare lo spostamento volumetrico. Vediamo che partiamo quindi con una gamma che inizia dai 1170 m3/ora a 50 Hz e termina intorno ai 2000 m3/ora a 50 Hz, ma in realtà l'approccio tecnologico è assai diverso e messo a punto proprio per minimizzare i consumi energetici. Quindi partiamo dalla fluidodinamica, ma vedremo che anche l'elettronica non può essere esclusa da questo concetto di compressore. Le connessioni di aspirazione sono di sezione maggiorata, le perdite di carico, in modo tale da ridurre il quanto possibile le perdite di carico in aspirazione, dannose appunto per l'efficienza energetica del sistema nel complesso, la riduzione appunto della pressione in aspirazione che si vuole evitare. È stato scelto in questo caso un motore ad alta efficienza integrato nel compressore con la tecnologia di raffreddamento appunto tramite il gas di aspirazione, che sappiamo essere la migliore in termini di dissipazione del calore sviluppato dai motori elettrici, una coppia di rotori a vite di nuovo design e un redesign anche dei cuscinetti assiali e radiali adatti all'utilizzo con convertitori di frequenza esterno. Gli ultimi sviluppi tecnologici hanno fatto sì di inserire in questi compressori anche una doppia tecnologia di valvola a cassetto che andiamo a dettagliare in questa slide successiva, nella quale vediamo appunto una tecnologia più complessa, non presente nei compressori di più piccola cilindrata, che combina una sezione di cassetto adatta al controllo di capacità, che quindi va a modificare la luce di aspirazione, ad una parte di cassetto che va a modificare la luce di scarico in modo da ottimizzare il VUI del compressore. Sappiamo infatti che ciò che ricerchiamo a livello di compressione per ridurre i consumi energetici è il centrare esattamente il rapporto
rapporto di compressione richiesto dal sistema, evitando la sovracompressione e la sottocompressione. Ecco che avere una tecnologia e un'elettronica che sulla base della lettura di pressione e aspirazione mandata va a modificare la luce di scarico in modo tale da centrare esattamente quello che è il VI, il rapporto di compressione richiesto dal sistema, ci permette di minimizzare i consumi energetici e di rendere più efficiente il sistema complessivo. A livello di campo di lavoro, i compressori oramai richiedono temperature di evaporazione sempre maggiore per far fronte nel campo di liquid cooling ad acqua prodotta che fino a ieri era intorno ai 30 gradi in ingresso all'evaporatore, uscita a 20, ma si sta innalzando sempre di più, quindi qui lavoriamo fino a 25 gradi di temperatura di evaporazione e fino a 65 gradi di temperatura di condensazione, con un envelope che si presta bene appunto alle applicazioni heat cooling. Per concludere questa breve panoramica che voleva mettere in luce qual è l'ultimo stadio di evoluzione tecnologica della compressione per appunto i cicli a compressione di vapore per il campo del liquid cooling, dobbiamo capire da dove si può ottenere maggiore efficienza a livello di compressione. Sicuramente la fluidodinamica, l'efficientamento dello studio fluidodinamico dei rotori è una parte fondamentale, ma come si diceva anche prima, la riduzione delle perdite di carico in aspirazione è un altro cardine essenziale che il progettista del compressore ha sempre a cuore e bene in testa nello sviluppo dei nuovi prodotti. Per finire, la tecnologia con doppio cassetto è un altro strumento che ci aiuta a ridurre i consumi energetici e ad efficientare il sistema, così come l'adozione di convertitori di frequenza esterni, questo in realtà a beneficio della stabilità di funzionamento del chiller in sé. Passo ora la parola a Simone che vi illustrerà un pochettino le tecnologie a livello di evaporatori invece. Grazie. Continuiamo a parlare quindi di evaporatori, andiamo un pochettino più a fondo sulla soluzione, la seconda configurazione che abbiamo visto all'inizio, quindi a più alta efficienza, dove ci sono due tipologie di scambiatori, gli evaporatori allagati e gli evaporatori ibridi a falling film. Il secondo è la nuova proposta di Bitzer sul mercato. Il primo confronto riguarda il meccanismo di scambio termico. Nello scambiatore allagato tradizionale il meccanismo di scambio è quello dell'ebollizione nucleata, invece nel falling film abbiamo il film boiling che teoricamente ha un coefficiente di scambio più elevato e la difficoltà è quella di riuscire a ottenere questa condizione ottimale su tutta la superficie dei tubi di uno scambiatore di calore reale, che è comunque un componente complesso con tanti tubi. Quindi l'elemento cruciale sarà il sistema di distribuzione per realizzare questa condizione ottimale del film sui tubi. Detto questo, qualora si riuscisse a distribuire correttamente il refrigerante, i coefficienti di scambio sono molto più elevati e quindi abbiamo migliori performance sia a pieno carico che a carichi parziali e quindi si lavora con temperature di approach inferiori a 1 Kelvin. Un'altra differenza è nella carica di refrigerante. Con l'ibrido riusciamo a avere dei saving che vanno dal 35 al 50%, poiché appunto il refrigerante non copre completamente il fascio tubiero ma semplicemente un quarto dello stesso. Un altro beneficio è nelle macchine con i compressori a vite è la facilità nel recupero dell'olio, sempre per lo stesso motivo. Andando a vedere un grafico sulle performance, abbiamo qui dei dati sperimentali sui test SIR in comfort cooling e qui possiamo vedere il grafico blu in cui è rappresentata l'acqua in uscita nelle varie condizioni e con linea verde l'evaporatore ibrido e in linea grigia l'evaporatore allagato. In tutte le condizioni la temperatura di evaporazione dell'ibrido è superiore a quella dell'allagato e comunque l'approccio è sempre inferiore ad 1K, quindi delle performance eccellenti. Dal punto di vista della carica di refrigerante, qui ci notiamo subito, essendo l'ibrido, avendo semplicemente un quarto dello scambiatore allagato, abbiamo un saving notevole sulla carica. Ma andiamo a parlare dell'elemento cruciale, fondamentale per ottenere queste performance, il sistema di distribuzione. Abbiamo il refrigerante che entra nella linea di ingresso e viene splittato in due sezioni. Questa è la novità. Abbiamo un sistema di distribuzione a doppio strato. Ogni strato alimenta una sottosezione del fascio, quindi l'obiettivo è quello di non avere un overfeeding.
Ogni strato di distribuzione è costituito da un collettore centrale a cui sono salbrasati dei tubi più piccolini con dei fori. Ogni tubo ha diversi fori con diversi angoli e quindi riusciamo a fornire questo film uniforme su tutto quanto il fascio tubiero. Qui vediamo una foto che rende l'idea dello spray, della potenza. C'è pressione. Un'altra caratteristica del sistema di distribuzione è la presenza di 2 valvole motorizzate nella parte esterna che consentono di inviare la corretta quantità di refrigerante ad ogni strato. Tramite questa caratteristica riusciamo a ottimizzare le performance in tutte le condizioni di carico e anche a far lavorare in condizioni di sicurezza i compressori senza liquido ad ingresso. Sorvoliamo queste parti e lascio la parola a Gianmarco per le conclusioni. Grazie Simone. Bitzer, per concludere, è sempre impegnato e ha un focus costante in tutti gli anni, diciamo, di attività a riguardo all'efficienza energetica, riguardo all'efficientamento dei propri prodotti, siano essi compressori, scambiatori di calore o elettronica. Come produttore, diciamo, indipendente di componenti, supporta i progettisti anche proprio a livello di consulenza per ottenere il migliore compromesso, la migliore selezione di prodotti che possano essere quanto più adatti all'applicazione in gioco e in progettazione. E lo vediamo in questi ultimi anni, l'applicazione data center è ancora nella sua fase di sviluppo e di richiesta di unità, di componenti, di chiller per il soddisfacimento di questo fabbisogno energetico. Dal nostro lato cosa possiamo fare? Possiamo impegnarci ed è quello che stiamo facendo, per ottenere scambiatori di calore con sempre approcci migliori, più efficienti, quindi approcci sempre più stretti e applicare le migliori tecnologie per quanto riguarda l'efficientamento dei compressori. Grazie a tutti dell'attenzione. Buon pomeriggio a tutti. È una domanda che abbiamo visto anche nella prima parte dell'incontro oggi con Nippon. Abbiamo visto quello che sono i nuovi gas naturali che possiamo avere a disposizione. La domanda è un po' questa: siamo pronti? Cioè, siamo consapevoli del grande cambiamento che il nostro sistema, il nostro mondo sta affrontando? Credo che sia il mondo della progettazione che quello dell'installazione siano stati sempre molto pronti negli anni scorsi e preparati e abituati soprattutto nel mondo del riscaldamento appunto a verificare una serie di normative, di capire se una caldaia, se un sistema a combustione poteva essere installato in una certa centrale termica, in una certa, come dire, posizione specifica. Questa cosa non è mai stata presa in considerazione, o quantomeno molto parzialmente, da chi si occupava di impianti appunto di climatizzazione. Devo dire che con l'avvento del propano soprattutto tutto questo dovrà cambiare completamente il modo di progettare. Quindi la cosa più importante sarà la consapevolezza che tutti questi nuovi parametri che adesso vedremo in questi pochi minuti dovranno far parte integrante del nuovo modo di progettare gli impianti di climatizzazione. Ci dovrà essere un cambio di paradigma, ripeto, davvero importante. Quindi innanzitutto è importante conoscere le caratteristiche dei gas. Noi siamo stati abituati, l'abbiamo visto anche prima, ad usare per anni il 410A, siamo stati abituati e siamo tuttora abituati ad usare l'R32. Ne conosciamo le caratteristiche in termini di infiammabilità, di classificazione, di temperatura di evaporazione e di condensazione. Conosciamo forse un po' meno quelle che sono le caratteristiche dell'R290, che come sappiamo bene è un gas altamente infiammabile. Chiaro che dobbiamo anche capire che gli eventuali pericoli di un gas come l'R290 sono figli di un'eventuale perdita, cioè l'eventuale esplosione, l'eventuale infiammabilità di un gas come il propano avviene ovviamente solo in certe condizioni. Serve una perdita, ovviamente, serve una certa concentrazione di un certo tipo e serve ovviamente una fonte di innesco, come tutte le combustioni del mondo. Quindi il nostro lavoro come produttori è anche quello di evitare il più possibile, quindi in termini di qualità del circuito frigorifero, in termini di qualità dei componenti che usiamo, la cosa più importante, che è quella che possiamo controllare più da vicino noi produttori, che è esattamente la parte della perdita. Il propano, per esempio, ha delle caratteristiche interessanti in termini di temperature di evaporazione e di condensazione,
per esempio rispetto all'R32. Vedete una pressione di condensazione molto più bassa, circa 23 bar contro i circa 40 dell'R32, circa 4 di evaporazione contro i 7 dell'R32. Questo significa qualcosa di positivo per quella che può essere la resistenza meccanica, anche no, ovviamente degli scambiatori, di tutto quello che è il circuito frigorifero. Quindi questo propano, che viene sempre visto ovviamente come un po', passatemi il termine poco tecnico, una rottura di scatole per noi produttori e per i progettisti, ha ovviamente delle proprietà comunque importanti. Questa è una molto intrinseca, se vogliamo, alla macchina, ma devo dire molto, molto interessante. Ok, l'abbiamo visto prima. Abbiamo comunque dei riferimenti normativi in questo momento. La 378, specialmente la parte seconda, scusate che non vado più avanti, eccolo qua. La parte terza, ma anche e soprattutto, l'abbiamo visto anche in precedenza, la 60, 335, 240, ci danno dei punti di riferimento precisi, ci danno già delle indicazioni precise su quello che noi possiamo seguire, noi produttori, specialmente la 60, 335, 240, e lo vedremo tra qualche istante con qualche esempio, ma soprattutto la 378 dà delle indicazioni precisi al progettista e all'installatore, soprattutto, per come gestire le macchine che hanno propano al loro interno. Vi faccio solo qualche esempio. La 6335-240 dà mandato al produttore di inserire, di indicare meglio nei propri manuali di installazione alcune norme di sicurezza che riguardano l'installazione. Questo è solo un esempio, ovviamente, perché ogni produttore poi ha le proprie caratteristiche, quindi quello che vi sto dicendo adesso riguarda un nostro prodotto, ma ve lo porto a puro titolo esemplificativo. Noi siamo stati da sempre abituati a installare unità esterne sia a espansione dirette che idroniche, ripeto, in ogni luogo. Penso che ognuno di voi abbia visto le installazioni quasi più impossibili negli anni, più strane. L'importante è che la macchina funzionasse, che ci fosse, come dire, il flusso d'aria garantito. Ecco, con il propano ovviamente non può più essere così. Per esempio, se io mi trovo in una situazione di installazione di un'unità esterna idronica, immaginiamoci una pompa di calore idronica anche da pochi kilowatt in questo momento, non immaginiamoci cose molto grandi. L'installazione, cioè la 378 e soprattutto la 6335-240 e il manuale di installazione, in questo caso nostro, ci dicono che ci vuole almeno un lato aperto, diciamo, in un eventuale terrazzo, in un'eventuale location dove noi andiamo a installare questa macchina, ci vuole almeno un lato aperto, cosa di cui non ci siamo mai preoccupati. Ma io potrei trovarmi nella situazione in cui tutti e 4 i lati sono chiusi, ok? E quindi come posso fare? Come posso ovviare a questo tipo di, come dire, di applicazione? Vi faccio vedere solo una cosa. Se io non ho la possibilità, questo è veramente un esempio, di creare, e lo vedremo tra qualche istante, delle griglie eventualmente di transito sulle pareti esterne, se io fossi quindi in una condizione di questo genere, con una carica di soli 600 grammi di propano, che è una carica molto, molto contenuta, tipica di una pompa di calore da pochi kilowatt, la mia superficie attorno alla mia macchina con 600 grammi di propano dovrebbe essere l'area minima di 44 metri quadrati. Mi rendo conto che può essere una cosa quasi folle, però rendiamoci conto come di questa cosa noi non abbiamo mai tenuto conto, dico noi come mondo della progettazione. Quindi se io vado a progettare con il propano devo conoscere queste cose. Poi è chiaro, uno dice ok, non avrò mai 44 metri quadrati, men che meno 72 o via dicendo. Che cosa posso fare? Posso fare delle aperture di areazioni, ma devo saperlo, devo conoscerlo, devo essere consapevole, devo abituarmi a prendere i manuali di installazione della macchina, cosa che raramente facciamo. Io credo che ognuno di noi, anche quando compra un normalissimo elettrodomestico, raramente vada a vedere a tutti gli effetti quello che dice il manuale di installazione. In questo caso io posso ovviare a quella cosa che abbiamo visto prima introducendo questo tipo di superficie di aerazione che ovviamente devono avere delle caratteristiche ben precise. Anche altre applicazioni, se io vado a mettere l'unità esterna o la mia pompa di calore idronica sotto il piano, come dire, di campagna, il piano di calpestio, posso farlo fino a un certo punto, altrimenti mi rimetto nella condizione precedente e quindi devo prevedere eventualmente delle superfici di aerazioni. Vedete quante cose nuove ci sono, no? Vedete come cambia rispetto alla progettazione e all'installazione classica con gas a 1, ma direi anche in parte a 2L, l'approccio con i gas a 3. Altra cosa importante,
credo che nel nostro immaginario, e non solo nel nostro immaginario, l'unità esterna, la motocondensante, la pompa di calore sotto la finestra siano delle cose che abbiamo visto più volte. Con il propano, vedete, nel nostro manuale di installazione indichiamo che ci vuole una distanza di rispetto per non andare a interferire con tutte le eventuali aperture che possono essere caditoie, porte, finestre, all'interno di una certa distanza. Qual è questa distanza? Nel nostro caso, applicando la 6335240 e andando a verificare quello che è il quantitativo di gas propano che questo modello di macchina contiene, questa distanza è di circa 1 metro. Anche qui non siamo mai stati abituati a questo tipo di attenzione, anche qui l'installazione veniva fatta molto liberamente. Quindi, quando io vado a prendere la 378, trovo tutta una serie di risposte, parzialmente con l'intervento di Nippon, prima le abbiamo viste, adesso magari le approfondiamo un attimino, che sono quelli che sono i tre paradigmi, e quindi le quantità massime di gas che io posso concedermi in funzione del tipo di infiammabilità del gas. Quando ho a che fare con gas A1, vedete, la classe di tossicità è la A, la categoria di eccesso è la, se vi ricordate durante l'intervento di Nippon si parlava di ambienti aperti al pubblico. Io ho semplicemente il limite di carica da tenere in considerazione, 0,42 kg a metro cubo, per esempio, no? È tipico dell'R410A. Una volta che io ho verificato questo tipo di massima concentrazione, per la 378, che vuol dire regola dell'arte, sono fondamentalmente a posto. Ed è il motivo per cui la 378 negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 4-5 anni, non è mai stata così presa tanto in considerazione, perché io il rispetto di quei limiti là, con i gas A1, più o meno me lo portavo a casa sempre. Le cose cambiano completamente, o cominciano a cambiare completamente, quando io per esempio comincio a usare gas A2L. Mi è piaciuto, prima non ricordo chi ha citato il decreto 20 marzo 2020, purtroppo eravamo in pieno Covid e quindi in quei giorni avevamo qualche altro pensiero per la testa, che ha equiparato i gas A1 a livello di prevenzione incendi, i gas A1 ai gas A2L. Questo è stato un grande passo in avanti, ovviamente, in termini di prevenzione incendi. Ma la 378 non mette ovviamente sullo stesso piano i gas A1 e i gas A2L. Per esempio, se vedete la formula della prima riga più in alto, non andiamo a vedere tutte le altre perché noi ovviamente non abbiamo il tempo, vedete come cambia dal limite teorico di carica per il volume, vedete che ci sono degli altri parametri. Entra in gioco l'altezza di installazione. Per esempio, quando voi vedete un impianto a VRF, raramente, specialmente se l'impianto, soprattutto se l'impianto è in R32, raramente vedete unità a pavimento, perché in quella formula lì l'altezza di installazione dell'unità interna influisce in maniera determinante sulla massima carica di refrigerante che io posso avere. E quindi noi con il VRF siamo tendenzialmente abituati, un po' per abitudine, un po' per norma, a usare unità a soffitto. Ma guardate come cambia completamente la stessa formula quando io ho gas refrigeranti A3, quindi tipo propano. Guardate sopra, vedete, ci sono dei limiti molto più bassi, ma soprattutto vi prego di prendere in considerazione l'ultima tabella. Questa è la collocazione 3, vuol dire macchina messa completamente all'esterno. Quindi immaginiamoci una pompa di calore idronica che tipicamente viene installata all'esterno. Quindi una situazione tutto sommato abbastanza agevole. Mi tolgo, il pensiero, metto la macchina completamente all'esterno, non ho gas refrigerante che arriva all'interno dei miei impianti, dovrebbe essere una situazione abbastanza semplice. In realtà, vedete, la 378 ci dice sì, lo puoi fare, ma al massimo io ti concedo 5 kg di carica per circuito. Cosa significa? Significa che io mi aspetterò nei prossimi anni che le macchine a propano siano macchine, molto parzializzate, con grande modularità, con circuiti frigoriferi non eccessivamente grandi, che contengano al massimo 5 kg di propano. Perché non è che la norma poi mi dice che non posso mettere più di 5 kg di propano, ma io mi dovrei mettere in una situazione di sicurezza, cioè dovrei per esempio andare a circoscrivere, a chiudere la mia pompa di calore installata all'esterno, mettere sotto chiave l'accesso a questo spazio, perché
supero i 5 kg di propano. Quindi vedete quante differenze ci sono, quanta abitudine diversa dovremmo avere tutti noi del nostro mondo quando approcciamo le macchine a propano, che non significa fare terrorismo, che non significa preoccuparsi troppo, significa avere una parola che metto nell'ultima slide, che è consapevolezza che dovremmo iniziare a progettare in modo profondamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto prima e per molti anni. Quindi le conclusioni sono queste, ecco, le quali le vediamo tutte assieme. Quindi il propano ormai non è più un'alternativa, sostanzialmente è la nostra attualità, devo dire. La conoscenza e la formazione, torniamo anche al tema che Federico Musazzi ha accennato prima, sono fondamentali. È vero che ci manca ancora il decreto di recepimento, l'abbiamo visto negli interventi di apertura di questo pomeriggio, però è anche vero che insomma, i corsi di formazione, i centro studi, volontari sono sicuramente un grosso passo in avanti in attesa di vedere come l'F-Gas evolverà. Cambierà completamente, l'abbiamo detto più volte, il modo di progettare. Questo è un qualcosa che noi come aziende stiamo cercando di fare anche come Assoclima, a cui siamo associati ovviamente, verso tutti i nostri interlocutori. Ci vuole la consapevolezza di questa cosa. Ed eccola qui appunto la parola secondo me più importante, perché cambierà completamente il modo di progettare, perché è un cambiamento radicale che non tocca solo la progettazione, non tocca solo l'installazione, non tocca solo come noi, le aziende come noi che producono, ma tocca esattamente tutti gli attori della filiera. Grazie mille. Scusate, sono troppo avanti. Ok. Grazie, anche qui domande tra brevissimo, ancora un relatore, quindi... Ok. Stefano Fedeli, General Gas, Technical Development Leader, ci parlerà di Circular Economy of Refrigerant Gases. Ok, buonasera, grazie a Centro Galileo per avere questa opportunità di parlarvi dell'economia circolare, che è importantissima in quanto dobbiamo raggiungere gli obiettivi posti dalla F-Gas. Quindi abbiamo visto anche durante i convegni di oggi, ed è chiaro che la domanda di freddo è crescente nel settore del cibo, nel settore della human comfort e in tantissimi altri settori, e quindi la domanda, lo abbiamo visto in tantissime slide oggi, è crescente, per cui questo si scontra con gli obiettivi che il regolamento F-Gas ha posto a partire dal 2015 e poi ha rivisto a partire dal 2025. Questa slide mostra la grande differenza che c'è tra il primo progetto della F-Gas, che fu applicato a partire dal 2015, e quello che poi è stato rivisto nel 2024 con applicazione nel 2025. Quindi vediamo che il GVP medio che dovrà essere piazzato, così dire, placed on the market, no? Piazzato sul mercato, è drammaticamente ridotto rispetto a quella che era la prima idea. Bene, allora come sostenere questo bisogno fisiologico e anche per vari motivi, anche per motivi sanitari, di gas refrigeranti in vari settori? Ecco, uno strumento sicuramente fondamentale è quello dell'economia circolare, in quanto poter cambiare il modo di lavorare da un'economia lineare, quindi dell'usa e getta, al non buttare via nulla, no? Quindi, per esempio far funzionare gli impianti il più a lungo possibile, appunto la raccolta differenziata nell'uso domestico, nel settore domestico. Ecco, nei gas refrigeranti noi raccomandiamo di evitare di sprecare il gas refrigerante nella sua vita, quindi nel suo fine vita, e quindi evitare la cattiva pratica del miscelare durante le operazioni normalmente fatte day by day, nel miscelare diversi gas refrigeranti, per esempio 407C con 410A o con 134A o con R32. Evitare di miscelare gas e fare raccolta differenziata vuol dire consentire agli operatori autorizzati, come General Gas e altri, di poter rigenerare e quindi immettere in un'economia circolare di nuovo questi gas refrigeranti con caratteristiche che devono essere
praticamente identiche a quelle dei gas vergini. Quindi il monito che facciamo ai nostri clienti, installatori, insomma a tutti, tramite vari tipi di comunicazioni che facciamo al mercato quotidianamente, è quello che bisogna cambiare sostanzialmente il modo di lavorare. Ecco, un'altra cosa che volevo dire oggi nell'ambito di queste slide è che non si pensi che automaticamente stiamo facendo economia circolare. Ecco, non so se sapete, insomma, leggevo che l'Italia è tra i primi paesi in Europa per il recupero, la raccolta differenziata del pattume, insomma. Ecco, nei gas refrigeranti i numeri sono strazianti, cioè non si rigenera gas refrigerante e infatti siamo in forte shortage, cioè mancanza di prodotto disponibile alla vendita, di 404, 507 e credo, visti i numeri che abbiamo visto oggi durante il convegno, che presto lo saremo anche di R410. Quindi l'economia circolare cos'è? È molto semplice, la conosciamo già perché fortunatamente, come ho detto prima, la stiamo applicando sempre di più noi come cittadini. Vuol dire che ho una materia prima, ma potrebbe essere anche un impianto, un condizionatore. Lo utilizzo, quindi lo piazzo sul mercato, lo utilizzo e nel nostro caso distribuiamo i gas refrigeranti. Questi vengono utilizzati così come lo è una macchina o un condizionatore e poi alla fine vita cosa succede? Speriamo che sia la più lunga possibile la fine vita, speriamo di non dover correre a sostituire senza aver raggiunto a fine vita macchine e gas refrigeranti. Speriamo che facciano la loro vita massima, 20, 30 anni, 15. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo recuperarli, differenziarli, purificarli, quindi rigenerarli con un metodo e un impianto che sia in grado di fare questo e poi certificarli. Certificarli, vado un po' veloce, e immetterli sul mercato con le garanzie dell'utilizzo in efficienza energetica, altrimenti di nuovo ricadiamo nell'inquinamento indiretto. Quindi dobbiamo rimettere i gas refrigeranti rigenerati, ma che siano efficienti e che non generino danni alle macchine, altrimenti ritorniamo di nuovo all'usa e getta, cosa che non va assolutamente bene, chiaramente. Quindi il gas rigenerato, la rigenerazione, il nostro ruolo diciamo nel settore HVAC & AR è quello di garantire il fine vita corretto e l'economia circolare sui gas refrigeranti. Qualche numero, devo andare veloce, meno 1 milione di tonnellate di CO2, un bel numero, certo. Salvati, diciamo, grazie a quello che cerchiamo di fare, recuperando e rigenerando i gas refrigeranti. Sappiamo che si tratta di una piccola percentuale dei gas che in realtà vengono maltrattati nel fine vita sul mercato. E per esempio, questo è per alleggerire un po' la conversazione, che è un'utilitaria diciamo di livello Euro 6 che percorre 210.000 volte il giro intorno all'equatore, insomma emette circa questa quantità, oppure un treno di un'auto in fila da Napoli a Bolzano, 840 km, che fanno il giro del mondo lungo l'equatore. Insomma, sono numeri che, per quanto noi poco possiamo fare per salvare il mondo dall'effetto serra, insomma, che è generato da altre cose, ovviamente, però ecco, il nostro piccolo possiamo contribuire. Ecco, sicuramente un'opportunità, non un'opportunità, una necessità, io ho messo opportunità ma stavo pensando di cambiare, necessità per accelerare la transizione è quella del capire come fare bene i retrofit in efficienza energetica con gas che hanno un GWP minore di 150. Ora, probabilmente spero insomma, che starete leggendo questa slide, ma il tempo insomma non è tanto, quindi non posso soffermarmi su ogni riga e volevo riassumerla in questa maniera. Lo vedremo anche dopo da qualche numero che ho tirato fuori dalle statistiche. Il retrofit non è evitabile, perché lo vediamo dopo, cioè ci sono dei numeri di milioni di apparati funzionanti sul mercato,
mancano pochi anni, abbiamo visto anche l'EPE insomma citare le possibili deroghe eccetera, perché adesso cominciano a fioccare le richieste di deroghe? Ve lo assicuro, perché lo sento ogni giorno, abbiamo richiesto deroga per questo settore applicativo. E perché? Perché non ce la facciamo a cambiare milioni di dispositivi installati. Quindi il retrofit diventa fondamentale. Noi stiamo lavorando su retrofit in classe A2L, cioè a partire da 1 andare a 2L, per esempio 448A in refrigerazione, A454C o 455A, oppure 134A verso ZE, HFO 34ZE, sono fatto degli esempi. Questo è un tipo di retrofit in classe A2L, ma si possono fare anche dei retrofit molto molto efficienti in classe A1, quindi insomma risparmiandosi qualche fastidio normativo. Sui numeri non voglio annoiare, questi sono dei dati tirati fuori non da tutto il mercato delle pompe di calore e dei condizionatori, ma lo riassumo dicendo che sono milioni di apparati, l'ho già detto, e che bisogna per forza, oltre che applicare economia circolare, anche provvedere a capire come fare retrofit sulle macchine già installate, perché cambiare milioni di macchine in 3, 4, 5, 6, 7 anni è praticamente impossibile, e ci vorrebbero dei budget enormi e dei tempi e una forza lavoro veramente enorme. Ultime 2 slide, ma non le leggo. Dico solo che un retrofit in classe A1, come è stato quello da R22 a 404 o da 404 a 448, è molto semplice. Ci sono soluzioni in media temperatura, non in bassa temperatura, per fare retrofit di nuovo in classe A1 in alta efficienza energetica. Quando si parla di retrofit in classe A2L, per le ragioni che anche Nippon prima ha spiegato, e anche chi è intervenuto prima di me, insomma Mitsubishi ha spiegato, lavorare con fluidi infiammabili, con gli A3 no, cioè il retrofit no, con gli A2L si può fare, ma richiede dei passaggi normativi, legislativi, che vanno osservati, che non vuol dire, ho finito, che grazie per il promemoria, non vuol dire che si spende tanto, no, vuol dire che bisogna studiare, conoscere normative, affidarsi ad esperti che ti spiegheranno: guarda, devi rinnovare, cambiare la certificazione PED, devi cambiare i componenti, i ricevitori di liquido, il filtro dell'olio, insomma tutta una serie di cose. Ho fatto degli esempi a caso, e adeguare l'impianto. Talvolta, spesso è possibile, dai casi che stiamo analizzando, talvolta purtroppo l'impianto è talmente vecchio e ha delle fughe che, ahimè, è decisamente sconsigliabile. E poi dopo sappiamo che sul mercato succede un po' di tutto, e quindi probabilmente ne faranno tanti di retrofit, ma non si sa come. Grazie. Lascio qua? Sì. Domande? Se volete venire venite pure al podio, venite al podio. Vieni pure, Stefano, venite pure su. Dobbiamo andare tutti? Sì, domande. Perché alla fine? No, c'è ancora un... C'è ancora uno. Ok. C'ho la luce che... Domande per il pubblico? Dal pubblico? Max. Nome? Marcello Collantin. Volevo chiedere ai signori della Bitzer, negli evaporatori spray, il recupero dell'olio come lo gestite? La soluzione che noi proponiamo è quella tramite delle jet pump con degli eiettori, e aspiriamo del gas caldo dopo il separatore d'olio, lavoriamo con questo eiettore, creiamo una depressione dopo un orifizio e prendiamo il liquido e l'olio dall'evaporatore nella parte inferiore e lo inviamo in aspirazione al compressore. È un processo continuo oppure lo fate a livello? Viene gestito in continuo tramite una valvola, lo regoliamo in modo tale che l'eiettore lavori nell'opportuno range di pressioni. Quello che serve dipende anche dal carry over del sistema, quindi dal tipo di separatore d'olio che utilizziamo.
Lavora solamente con la pressione l'eiettore, lui vede solo le pressioni, non è importante la portata che c'è nel sistema, lui vede semplicemente la pressione, la differenza di pressione a monte e a valle, quindi eventualmente se nei carichi parziali l'oil carryover è più basso, si può ciclare il funzionamento, però diciamo la parte più rilevante a pieno carico normalmente si fa in continuo. Prego. Domanda? Sì, buon pomeriggio. Io avrei una domanda per Massimo di Mitsubishi. Fabrizio Codella Chemours. Più una curiosità. Hai fatto vedere le aree di distanza intorno a una macchina a propano, in cui immagino non debbano esserci fonti di innesco. Quindi la mia curiosità era, nei manuali, ma anche magari nella N378, viene indicato anche e data istruzione di non posizionare apparecchi elettronici, quindi dopo l'installazione per il proprietario c'è qualche indicazione su questo? Grazie. Grazie a te. Allora, sulla 378 no, la 378 sappiamo è una norma molto, molto particolare, dà tantissime indicazioni ma lascia molto al buon senso e alla responsabilità del progettista interpretarla al meglio, quindi non ci sono dei riferimenti così specifici. Nei nostri manuali invece di installazione, forse come produttori ci sentiamo un pochettino più responsabili da un certo punto di vista, lo indichiamo in maniera abbastanza chiara, quindi quelle zone lì non solo non ci devono essere, come abbiamo visto, interferenze con eventuali aperture, ma ancora a maggior ragione non ci devono essere eventuali fonti di innesco. Grazie. Posso? Sì. Buongiorno, sono Max, lavoro come libero professionista nel settore della refrigerazione e sono docente per il Centro Studi Galileo. Volevo una domanda per il signore della General Gas. Quando io sono un piccolo installatore e alla fine dell'anno c'ho una dozzina di bombole di gas inquinato e ve le porto a voi, per me c'è un incentivo? Tipo mi porta soldi oppure mi fate una fattura e mi costa addirittura soldi? Perché senza incentivo fiscale, finanziario, 9 su 10 ti scrivono che nell'impianto c'è la perdita e quindi mi stavo chiedendo come funziona questo discorso dal punto di vista economico. Sì, capisco, grazie per la domanda, capisco perfettamente, no? Certo. Beh, allora, gas inquinato non vuol dire niente, no? Perché gas può essere inquinato da eccesso d'olio, può essere inquinato da polverino metallico, da bruciatura, può essere acido, eccetera. Ci sono dei metodi, no, per gestire, ma appunto questa è la differenza tra fare un recupero così come dire facilone, no, e che poi non possono neanche mettere l'etichetta, neanche mettere l'analisi, e farlo tramite una centrale autorizzata di rigenerazione. Vengo alla tua risposta. Allora, la risposta alla tua domanda. La domanda è chiara: quanto mi date? No, allora, così non posso risponderti, nel senso che bisogna capire che livello, che inquinamento c'è, ok? Nei casi peggiori, ma riguarda, adesso non ho le statistiche proprio aggiornate, però riguarderà, tipo il 10% del recuperato, forse era il 20% prima, magari anni fa era il 30%, si butta via. Cosa vuol dire? Vuol dire che va incenerito, purtroppo non ottengo neanche tanto a livello di produzione elettrica, anzi è un fastidio, qui si cerca di buttare via il meno possibile. Ti dico che oggi l'efficienza nel riconoscimento della bontà, tra virgolette, del rifiuto, allora, non è vero che si recupera tutto, quello è impossibile, perché uno dei modi per rigenerare il fluido è consentimi la faciloneria nel portare questo, poi non è più complicato, però nel buttare via, tra virgolette, la parte peggiore. Te l'ho detta malissimo la cosa, però ci capiamo. Comunque viene riconosciuto il valore del rifiuto spessissimo. È chiaro che se tu sei sfortunato e il tuo rifiuto fa schifo, purtroppo in quel caso no. Grazie. Prego. Bene. Se non ci sono altre domande possiamo passare all'ultima dell'attore, poi vi ricordiamo che c'è un affresco che attende. Grazie. So now is the turn of Bill Tritzis. Thanks. So he's
Senior Vice President of Certification and Standard of the Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. He's going to give us a picture on the American trends of new refrigerants in comparison with the European one. Thank you. Thank you, Marco, for inviting AHRI to this team conference. Usually it's the president of our company that delivers this presentation, but last time he delivered it in Europe, there were some shaking heads like this. So he sent a European to make the message easier. Okay, so bear with me. You're Greek, right? That's right. Thank you. So bear with me. I'll start with a little bit of who the Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute is. We're obviously a manufacturers association. Where is this? Yes. There you go. There you go. That's the right way. We're a manufacturers association, and we have 330 members, and we have standards and certification programs. More than 100 standards. We're an accredited certification body as well as a standards writing body. We mainly headquartered in Arlington, Virginia. That is in USA, but we have offices around the world, and you can see these offices. So, as an industry, we have a shared commitment to environmental stewardship. Over the years, we have worked towards a cleaner environment and lower emissions. Okay, and what we have done, we have increased efficiency by more than 50%. And what we have also done is have undergone refrigerant transition 3 times for the sole purpose of environmental protection. It's fair to say that the global energy and environmental outlook has changed. And this man had something to do with it. The President of the U.S., he has brought change with respect to sustainability and climate policy that has been felt around the world and even influenced European politics. We know that. What is different? What is different is the narrative to begin with. Okay, what is out are concepts like net zero, no fossil fuels, electrification, electric car mandates. What is in is affordability. Fossil fuels, but just not from Russia. Dual fuels are fine, as well as hybrids. What is also different is a better acceptance of economic and energy reality. Consumers, consumers are no longer going to roll over and just accept mandates and find that that are intrusive and also expensive. Manufacturers are not going to accept high energy prices and reduced energy reliability. European politicians recognize the economic reality, and here are some quotes from what we have seen, okay, that indicate a shift in policy. Why is the intensity of climate change policy decreasing? The conclusion is because of economics. It's an unavoidable conclusion. Policies that were hastily put together and proved to be economically unsustainable had no traction. Okay, the assumption that consumers will accept being forced to do certain things and buy certain equipment was wrong. But the major reason why is this. Electricity prices have increased, which has proven to be costly to consumers and damaging to the economies. So,
when we talk about sustainability, we should be promoting sustainable sustainability. Everybody wants a clean environment. Everybody wants affordable, reliable, efficient heating, cooling, and water heating equipment. Okay, these equipment are not luxuries. They are necessities for health, safety, productivity, and comfort. But to be successful, nations must have reliable and affordable energy. Sustainability has to make sense. The economics have to make sense. No matter how much somebody believes in climate change, and we all do, if they cannot afford a mandated heat pump or an electric car, they will not buy it. They will find ways around it. So what that means no energy savings, no emissions reductions, and not meeting energy and climate goals. So how can we help? So we must take a step back. Take a step back and evaluate our responses to policy strategies. We need to educate the regulators on what is technologically feasible and economically justified. And as developed nations, we need to lead. We cannot force developing nations to make economic decisions that lead to failures. So sustainability cannot be cyclical. It has to be sustained. I'm going to finish with a couple of slides on what the U.S. industry is doing as it relates to refrigerants and refrigerant transition. So we have started a research project for the whole purpose to identify promising alternative refrigerants, assess the risks of A3 refrigerants, and remove barriers to flammable refrigerants for certain applications. It takes a long time, as we have seen with a transition in the US to A2L refrigerants. It takes time to convince all stakeholders and generate information, critical information for A2L refrigerant data as well. Our program is called the AREP3, which means an Alternative Refrigerants Evaluation Program. And again, identify promising alternative refrigerants, having a global warming potential GWP of less than 300, and with categories such as air-to-water heat pumps, commercial refrigeration. And provide data, provide quality data to the industry for use. The research is not intended to pick winners and losers. Okay? So the testing will consist of compressor calorimeter tests, drop-in tests, soft optimized system tests, and other modeling that is deemed necessary. The timeline is we started last quarter of 2025, and then it's going to go through 2026, and testing will begin in 2026 as well. Manufacturers will run these tests, and we're going to be collecting the data and providing all that data to the public as we have done with the prior AREP programs, AREP 2 and 1. And that's my short presentation, because I know you have other things to do, and I'll be happy to answer any questions. Thanks. Some comments, questions from the audience? I have a question. Yes, Mark. Yes, thank you, Bill. Thank you. You know, you are the last presentation, but because we think it's important to have a U.S. perspective in this conference. We are in Europe, we are in Italy. As you've seen, there were many Italian speakers. Italy is moving fast, maybe even faster than the rest of Europe. Here. You can see this conference, so many propane oil manufacturers in Italy are very keen, very quick, and very fast in moving to the new technologies, new refrigerants.
Do you feel the US is aligning with Europe, or is going its own path? Do you think there is harmonization or fragmentation ahead of us? I think you know the answer, but the U.S. is on a hold. Okay, so basically we're watching and seeing what's happening in Europe that is taking steps ahead. Okay, but you probably know that we, with the current political environment in the U.S., there is no moving regulation or anything related to anything that promotes, let's say, a step forward to catch up with Europe. That's where we are. But as they say, it's a pendulum, okay? It swings extreme left, extreme right. It will settle in the middle at some time. Okay. So that's where we are in the U.S. Maybe we are moving too fast in Europe, man. Nobody's saying that. Okay, thank you so much for giving pleasure. Us U.S. presentation. My pleasure. So we have now final comments. If we just thank you, Marco, for the invitation. I was sorry I had trouble with my train coming from Torino to Milan. No, but what I think is more interesting is that today you have discussed about what happens today, but also what we can do for the future. So let's go home with this idea of we have learned a path of what to do in the next future. Thank you very much to Enrico Fabrizio, Politecnico of Torino, for his help. Thank you to all of you, of course. I think we should finish positive. I think we have a very growing sector. I think our sector is good. We need to do it together to make it good quality, efficiency environment. Thank you so much.